Amici, un saluto dall'intrattenitore che vi tiene per ore, Jack Leone Max. Qui con me c'è l'unico esclusivo Erlupo dei lupi, il lupo siciliano più famoso e mitologico della storia, Leo the Wolf. E ho cercato di non urlare. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Esclusivo. Buonasera a tutti. Buonasera al mitico Leo che vede che mi stava dicendo in privato cose tipo intercapolista, interdominante. È vero, aveva tutto Salutate la capolista. Sì. Com'è che si sta sotto di almeno 6 punti? Sì, è vero, ma comunque affrontare la Roma è una faticaccia, è già buono non perdere, quello c'è da dirlo, che pareggiare con la Roma non è un disastro. Comunque, diciamo che in ogni caso parlavamo un po', cosa è successo nel weekend, vi racconto questa, non faccio ovviamente nomi, anche perché i nomi non li so, che ricevi, ogni tanto arrivano i messaggi negativi su YouTube di gente che ti accusa di robe folli, ma come questa non ce n'è mai stata. Mi sono stato accusato di usare nelle mie tag e descrizioni di Mass Effect il nome di un gruppo musicale. Perché? Ma che cacchio lo farebbe mai? Ma che cosa c'entra? Ragazzi, a parte che sono pubbliche le descrizioni, le tag, uno non può sapere cosa ci metti dentro, però ovviamente ci sono solo 500 caratteri, vi assicuro che per raggiungere Mass Effect Shepard, gameplay Ita, let's play, giochiamo a tutte queste cose qua, non ci sarebbe neanche il modo di infilarci i nomi di gruppi musicali. Ma ragazzi, poi ripeto, ma se vuoi prendere un grande pubblico con i videogiochi, di solito punti a gente sui 20 anni, 20-30 anni, 30 anni, 40, ma gruppi anni 70 non li conoscono i ragazzini, non li conoscono. Come ho detto la volta scorsa, il figlio di Sean Lennon, ha detto: le generazioni attuali non conoscono il mio padre, non conoscono i Beatles, non sanno chi sono. La verità, ragazzi, è triste, ma la verità. Cioè, ripeto, come puoi accusare un youtuber di usare il nome che poi è un diritto? Cioè, tu vuoi dire che stai, che ne so, un omaggio, puoi farlo, ma non lo fai, ma che non ha senso. Io non lo farei per un semplice motivo. Non ha senso. A me è successo con un video passato che avevo fatto. Per ricordare diciamo così, sì, non era assolutamente scusami, per basta che non mi dici non dire la data, ma ho capito che cosa è. Sì. Per quell'evento che era So successo a New York. Sì. Praticamente mi hanno fatto di tutto mi hanno buttato giù il video dopo che io avevo risposto a un cretino che praticamente aveva fatto un post su un frame e gli avevo praticamente scritto: te lo potevi risparmiare questo commento di merda, ma si vede che hai problemi mentali. Vabbè, quello magari è meglio non dirlo, però. Insieme ad altre persone mi ha fatto buttare giù il video e stavo rischiando che mi bloccassero il caricamento di video per un Aspetta, quello posso farlo solo in caso di controllo manuale. Non te l'avrebbero fatto perché col controllo manuale si accorgerebbero che il tuo era un omaggio, chiaramente. Ma io l'ho pure scritto a quelli di YouTube. Hai fatto bene a Ho contattare detto: l'assistenza. guardate che il video che avevo fatto non era assolutamente per insultare o per Ma cose. figurati, è un omaggio a chi non c'è più, è chiaro. Lo sai che mi ha risposto YouTube? Mi dispiace, ma ormai il tuo video è stato cancellato. Vabbè, è vero. Sì, questa cosa è vera, una volta cancellato è cancellato, è vera sta cosa. Ah, ma guarda che hanno Io ho me. avuto culo di averlo salvato su una chiavetta ai tempi. Sì, meno male. Allora, ma ragazzi, poi il bello è che c'erano persone che si lamentavano della canzone. Cioè, io avevo messo una canzone che per sonanza e per cose mi dava diciamo così, quei vibes. Sì. Ed era una canzone degli Aerosmith. Ho avuto gente nei commenti che mi ha augurato una morte perché diceva che questa canzone parlava del Aspetta. Occhio le parole, che sai che c'è un algoritmo su YouTube, se capisce male. Sì, lo so, ma Occhio le parole. ti dico, prima che mi cancellasse nel video,
io nei commenti io ho beccato gente anche di 30-40 anni, padri di famiglia, a Ciao scrivermi, ciao Simo, ciao, un Simo, abbraccio, che a bello vederti Simo. scrivermi, a Resti tu che devo scrivermi, uscire. tu Grazie di cuore per il supporto Simo. Un abbraccio a te, dici, andiamo dalla nostra area. e Ragazzi, lui, torno un attimo sul gioco, taglio corto perché stiamo partendo la scena, non per altri motivi. Voglio vedere no, cosa succede. tranquillo, Jack. Sarà un DLC, quindi sono curiosissimo di sapere cosa succede oggi. Quindi? Oh! Eh sì, devo modificare ancora un po' le armi perché... cosa posso metterci? Ma le modifiche per materiali ultra leggeri, ma solo di livello 1. Vabbè. Questo è perforante, così passiamo attraverso agli avversari e caricatore. Che questo potrebbe essere utile, ma quanto ho io invece di... la lama, cosa si fa in una lama? Va bene quello lì, va bene quello che avevo messo. La canna. Ciao Lorenzone, un abbraccio! Te l'ho detto che... Grande Lorenzo, che bello sentirti, mitico Lorenzo Jäger. Che piacere Lorenzone. Sto per far partire una missione DLC e io avevo giocato questo gioco, l'avevo giocato su 360, ma non avevo i DLC, quindi per me è qualcosa di nuovo. Vabbè, ma vedo che i miei poteri si ricaricano in fretta, quindi quasi quasi mi tengo questa, a meno che non trovo un fucile che non pesa. Sì, il fucile a pompa pesa, ma i fucili a pompa pesano sempre un casino. Da notare che il fucile qui, il Mattock, se lo guardi bene, è palesemente uno spararaggi di Halo. Sì, Un'arma delle sentinelle, vedere giusta. sì, Ma a proposito, Jack, forse ne avevamo anche Come parlato stai Lorenzone? Che bello sentirti. Io ho avuto un po' di problemi, ma ci sono comunque perché mi fa piacere, diciamo, essere... aria! Ma no, veramente ho aria nella squadra. Non ho mai avuto aria nella mia squadra in Mass Effect 2. Una novità, me la becco qua e la potenzio. Intanto tu parla pure che io... No, dico, ora che ci penso, ma hai mai pensato di portare la serie di Halo Come sul faccio? canale? Non potrei giocarla la serie di Halo, non posso proprio, non c'è. No, Non c'è in sulla realtà Play. sì, Non c'è già su... si sta parlando di Halo Combat Ah Evolved vabbè, per ma... PlayStation. Ah, ma sì, Vabbè. ma è il remake dell'1, al massimo posso portare l'1, non posso portare altri giochi. Eh, A quando no, fai arriverà? una Sì, non cosa, vado a tu spendere inizia 80 quando euro. arriverà, Fisicamente è porti un l'uno e problema... poi piano piano. Lorenzo, è un problema che purtroppo non è che si può risolvere in poco tempo. Speriamo di sì, dai, speriamo di sì. Non è nulla di grave, però sono quelle cose da tenere d'occhio. Comunque, sì, sto molto meglio. Oggi, ad esempio, sono tranquillo. È assurdo che sabato sera avevo un fischio nella testa che sentivo esplodere la testa. Dicevo, un fischio incredibile. È come se lì mi soffiava dentro l'orecchio. E ho detto, che cavolo, non era lui ovviamente, però, cioè, nel senso, mi sentivo fischiare dentro l'orecchio, era una roba allucinante, veramente allucinante. Fischio. E allora, non un orecchio solo, l'intera testa. E poi, anche perché ho dedicato l'intero weekend a scrivere, perché sto lavorando al mio romanzo, e sono a buon punto, finalmente posso dire sono a buon punto, ma buon punto non è finito, quindi, cos'è? Sbloccare i precedenti, non l'avevo fatto. Ok, questa parola è meglio che non la leggo. Ok, anche se è un bel attacco. Fa a pezzi un bersaglio con questa esplosione brutale. Quale parola, Jack? Se non la posso leggere, il nome di Ah, un'abilità. l'ho letta Sì. ora io. Sì. L'ho letta ora io. È violenza, diciamo. È Violenza. violento. Ricarica rapida, No, meglio quella. comunque, guarda che ci penso. Tu qua hai solamente il Play Store, non ce l'hai Steam, vero? Qua no, ma Steam ce l'ho, ma Steam non prendo giochi. Cioè Steam, ma perché ci sono gli Halo su Steam? Ma da quando? Davvero? No, Hai finito no, Silent Hill 1 su PS3? se Raccontami no, la tua esperienza, Lorenzone. Io... È un gioco che... Jack, Mi fai io ti avrei finire un attimo il consigliato. discorso? Scusami, Leo, ti chiedo un favore No, piccolissimo. tranquillo, Se mi fai tranquillo, solo chiedere tranquillo. No, perché scusami volevo tu. finire un attimo il discorso. Guarda, è un gioco che per me, io lo vorrei sempre portare Silent Hill 1, ma c'è sempre quel piccolo dettaglio del gameplay che è veramente indecente oggi. L'ho finito un sacco di volte nella mia vita perché ce l'ho originale su Play 1, ma quel gameplay, ragazzi, è sempre un bel problema. Trama, atmosfera, bellissimo, tutto bellissimo, però la sofferenza di quel gameplay è sempre qualcosa di incredibile. Inabiliti nemici.
Facciamo questa qua, danno corazza. Oh boia, ho sbagliato. Ok, va bene. Vediamo la scena. We're not Ti here to volevo win a dire space sta battle, cosa Charles. We just have to punch through per il their fatto line. di Steam. So, Io nel caso lo sai che Reverse potevi cruising. fare? Ti potevi prendere la Master Chief Collection Vorrei prendere che quella, c'avevi. infatti. Let me guess. E ti Però non ti su prendevi. Fleet. No, e su Steam la puoi trovare. Perché qua su YouTube, sì, qua su YouTube, qua sulla Play è difficile, però su Steam, cavolo, cioè, avresti il culo di prenderti il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Allora, O se non è troppo DST. potente, devo vedere. 2019, non so se ce la farebbe. Non lo so. Se ce la. Se. Guardate che costa 40 euro. 40 euro adesso non. Ma me la metto, guarda, me la metto nella lista dei desideri. Dai, aggiungiamo la lista dei desideri. E vediamo. Ma quanti giochi che ci sono? Ma ci sono anche Halo Reach, Halo OTST, quello lì, insomma. Sì, che ti ho detto. sì, i minimi sono bassi, però ragazzi, boia 50 giga minimo, poi più. Ma non lo so, secondo me però non è malaccio, perché comunque ha tutto dentro, sì, non è male, non è male, però aspettavo, perché se mi arrivasse la versione YouTube, non sarebbe YouTube, scusami, che non esiste. Ciao Leonardo, un abbraccio, Leonardo, abbraccio a te. Ma perché Ieri è stata una bella esperienza. Del gioco. E la collection. Allora, ascolta, il 2 è una grande esperienza, anche su il 2 però ti avviso, occhio a qualche bug. Ad esempio, se tu rigiochi il 2 a New Game Plus con la mitraglietta ti crasha il gioco, potrebbe crasharti, no, ma è PS3 forse no, però a me capitava su 360 perché ti fa laggare talmente tanto la mitraglietta, ma nel primo file riesci a giocarlo. Purtroppo la collection è nota per i suoi bug, alcuni bug gravissimi, altri che la potenza della mitraglietta. Ma no, perché fa tremare tutto e frizza lo schermo, ti aumenta ogni colpo, aumentava il bitrate, quindi insomma, cioè scusami, il frame rate, quindi andava oltre scala e te lo faceva distruggere. Allora, intanto, ciao Leonardo, buon Pomerania, mi dice Leonardo. Io allora ti mostro il cagnolino del Pomerania. Grazie per le dite, figurati, però guarda, te lo godrai perché il 2 è il mio preferito della serie, devo ancora giocare al remake, così guarda, ti dico, fra un po' di tempo che inizierò il 2 remake, almeno saprai già qual è la trama, quindi non ti spoileri nulla. Infliggeremo un colpo letale, le mie forze si uniranno alla festa. Festa? Qui c'è un commentino. No, non dillo che se no spunta cometino. Spunta cometino con la maschera verde. Sì. Ci fa ballare la salva. Vabbè, ci ha messo il blu e il buon Leonardo. Comunque l'esperienza è stata bella. È stata bella ieri, Lorenzo, l'esperienza di Silent Hill 1. Cavolo, secondo me veramente l'atmosfera era al top. Il gameplay purtroppo è molto datato, era un action che non sapeva come gestire alcune cose, però per il resto era una bellissima esperienza. Ok, ottimo piano, un attimo che apro la porta. Allora, io immagino che ho preso degli snake per gatti costosissimi per fargli un regalo, costosissimi, non me li volevano mangiare, nessuno dei 6 gatti non voleva mangiare. Guarda, stessa cosa la mia. Bello finale positivo. Mica, quasi 2500 euro li spendiamo ogni volta per lei. Ci fosse una volta che si mangia tranquillamente, no? Ogni volta fa storia, poi sì. Dopo che noi se li mangia. Sì, è come i miei gatti, allora, questa stessa cosa. Comunque faccia la storia, dice, ma cos'è sta roba? Io non l'ho mai vista, si lamentava, voleva rimborso. Oggi, sai cos'è? Ho detto ad Amazon, lasciare in giardino. È arrivato e niente, non ha lasciato nulla. Se n'è andato perché nessuno rispondeva, ma se nessuno c'era oggi, ho detto lasciare in giardino. No, non lasciava, se ne è sbattuto. È tornato poi però al pomeriggio, l'ha lasciato lì. No, è assurdo però. Cioè, se n'è andato. No, allora io ho sempre paura quando quelle poche volte ordino su internet che mi spediscono le cose con Bartolini, perché fa paura anche a me Bartolini, sì. Comunque tu non so se hai visto l'astronave nemica
come Sì? la forma. La forma palesemente è l'arca di Halo. Ah, l'arca di Halo, sì. La cosa quella dei Covenant. C'è la stessa forma con il cocuzzo e la... Sì. Ah, io ti devo scrivere una cosa, il nome di una cover di un album cover di Tenacious D. Non la dico pubblicamente perché qui siamo 18+, però Ah, cerca questa. ora che mi viene in mente. Però Cerca, quello cerca. forse sarà Te l'ho mandato difficile in da trovare. Maybe you can. Però Halo sì, mi Recuperati, piace. recuperati, che forse per PlayStation ci dovrebbe essere. Brutal Legend. Non c'è, no, su PS3. Eh, Ce l'ho su 360, se me lo legge. No, c'è il problema delle cose musicali. È peggio di GTA. Lì ci sono delle scene musicali che ti fanno bloccare i video, purtroppo. Devi proprio tenerlo tipo muto, senza audio, neanche parlato. È terribile. Cioè, se non sentiresti neanche le voci, sarebbe tutto vuoto. È assurdo. È assurdo. Cioè, un gioco sulla musica così, senza musica, è ridicolo, no? È per quello che non lo posso sopportare. Comandante Shepard, se grandi cose sul tuo conto, di sicuro non dal tuo capo. I doubt the elusive man thinks. Oh mamma, questi sono i nostri nemici. I do my own research, Commander. Cerberus. A pity you left, Cerberus. Ma dai, ma questo qui sembra uno di quei comandanti soviet anni 80, guarda col pizzetto. Petrovsky, anche il cognome, ragazzi. Now it's my che coglione. Cognome. Comunque, Lorenzone, c'erano due finali di quel tipo lì. Ce n'era uno che è quello che hai detto tu, e l'altro finale che però ha la scena extra dell'infermiera, che è diciamo che è quello che devi indagare il dottore e scoprire i suoi loschi piani. Il dottore, mi ricordo che dovevi infilare la mano dentro come si dice, la serratura della moto, andare a scoprire cosa nascondeva dentro la moto. Però era bello perché si connetteva a tanta roba. Omega's kinetic barrier will stop my Comunque Aria come compagna è molto meglio come compagna che come boss che ti dice fai questo, fai quello. Don't worry. Averla in squadra è una bella Probably cosa. survive the crash. Sì, Lisa Garland con Kaufman, bellissima quella scena, è una delle scene più belle dei videogiochi, che c'è lui che vede lei che torna, e lo afferra per i piedi, lo trascina, ma non qualunque cosa esista sottoterra. È bellissimo. We can make it. Sai che molte sono citazioni a Twin Peaks, penso che te l'avrai già detta sta cosa, Lorenzo. Molte cose di quelle storyline sono citazioni a Twin Peaks, anche il fatto della sostanza misteriosa che la chiamano la White Dahlia, ha delle connessioni. Sì, è spiaciuto anche a me. Io un gioco che vorrei portare non è Silent Hill 1, è il remaster modificata che si chiama Shattered Memories. Ho trovato la versione PS2, se mi gira bene mi piacerebbe portarla. Shattered Memories è un remake di Silent Hill 1 più psicologico. Sei dello psicologo. Dimmi? Dico quella scena nella capsula, Sì. i vibes di Mass Effect 2 quando ti rinasci dopo che ti hanno quasi... Sì. Assolutamente. Ma se hai ascoltato la sigla del Meteo Italia 1, ma lo sentivo un po' tutte le sigle Meteo ormai, dove passava, ma Italia 1 lo usavo tanto ai tempi che trasmetteva una roba che mi interessava da ragazzo, allora sì, l'ho ascoltata tante volte perché prima telegiornale, Meteo e poi cartoon. era quello che interessava a me, ovviamente. Però c'erano volte che qualche volta verso la sera mettevano qualche programma bello. Ad esempio un cronache marziane, ad esempio. Sì. Ci sbricioleranno, dice Aria. Oh, ma io c'ho una biotica pazzesca qui con me, ragazzi. Aria ci spacca, Aria spacca. Lo so già che spaccherà. Studio Sport, Studio Sport me lo vedevo sempre, mi vedevo i gol della Serie A, era il mio modo di vedere i gol. Mi vedevo le interviste, poi c'era grandi allenatori ai tempi, Arrigo Sacchi, Marcello Lippi, avevamo Un'altra che mi viene Malesani, il Mollo, il mitico Malesani. In battaglia delle tue ordini. non so se te lo ricordi,
si chiamava Campioni Okay. Ma ed purtroppo era praticamente sto programma con Ciccio Ma lo Graziani. so perché, fra l'altro, in una mod di PES che avevo portato c'era il Cervia di Graziani, Il Cervia di Graziani è stata la prima squadra di Reality show, sì. provinciale che mi piaceva qualche volta vederla in televisione. Certo, Madonna. certo, gli avversari erano disperati Mi perché ricordo- tutta quell'esposizione mediatica favoriva il Cervia, chiaramente. È un No, po' come ma oggi negli mi show, ricordo- show moderni. Mi ricordo, Jack, mi ricordo troppo le malabestemmie di Ciccio Graziani. Lega dei Ogni leggendari, volta ma che- poi Cometino, hai sentito, oggi non sentiamo il buon odore, però passa con Lega dei leggendari, non passa con il siamo con il canale del buon vino. Ciao Jack, Cometino. scusami, Dimmi. scusami se ti disturbo, Eh, ma per caso hai un gatto vicino a te? sì, mi sta rigirando addosso, perché? Sì. Ah, ecco, perché sto sentendo le fusa. Sì, fa le cuffie. fusa, fa le Sente fusa. lei. perfetto. Ciao Cometino, comunque ciao Stefano. Lega leggendaria lui. Questo. Se avete dei passa dubbi. da un questo all'altro ora. Gatti. No, Dai comandi. si passa da Se non lo uno- capivi, lo capivi dai comandi. Oh boia. Sono ancora i simpatici smidollati qua. Non smidollati, forse è una brutta parola, smidollati, dovrei dire odiosissimi nemici. Poi, guarda, lo colpisco così. Kamehameha! Ecco qua. Lega delle leggendarie grande, Lega delle leggendarie. Beh. Ma poi fate ancora qualcosa ogni tanto tu e Christian. Fate ancora qualcosa? Spero di sì. Stefano, spero di sì. Anche perché Christian è un bravo ragazzo. Allora, sovraccarico. Conflagrazione. So che hai avuto anche tu modo di conoscere Christian. Cioè, io. È stato pure uno dei Chris è stato uno con cui abbiamo pure collaborato, Jack. Sì, esatto. Io anche. Nel video quello di Halloween. Ah beh, da me è editor lui. Veramente. Mega editor. Anche da Super me, editor. lui se non mi sbaglio lui è il moderatore forse. Vabbè sì, editor- per farlo editor bisogna mettere il moderatore, giusto. Drone abbinato con sferzata. L'ha sollevato da terra, però questa qua mi aiuterà a fare il trofeo dei trofeo che serve a me. Comandi porta blindata. A Studio Pro conduceva Crosa. Mamma mia. Sì, tu Christian Gatt. Ah, Timothy. Una volta eravate solo in 3, adesso siete in 4. Buona. E allora va bene Stefano. Noi sai che coi tipi siamo fermi, coi tipi siamo più di un anno che siamo fermi, ma magari ritorno. Mai escludere il ritorno, però con gli orari che fa Cla e con coin all'estero sarà un po' difficile, ragazzi. Che cavolo ci fa il coin Si è all'estero? sposato, è andato sposato in Arabia Saudita e anche in Italia, si è sposato in Arabia Saudita e ora si è sposato 3 volte, tipo con la stessa persona ovviamente, ci mancherebbe altro, la stessa persona, però sai com'è queste cose religiose. E allora adesso è lì, e vive lì, penso che rimarrà per un bel po' di tempo, magari vive poi lì. Elettra magari mi sta scavando sulla gamba, altro che coccole. Guarda, devo farti sentire questa, perché Elettra, ho fatto proprio ieri la canzone Elettra e gli artigli malefici, perché Elettra è crudele. Eccolo il sound di Con, bellissimo. Una. Io in realtà ancora lo sto sentendo in sottofondo quel che Sì. fa il classico. Non si ferma più. Oh boia. Questa qui è la canzone che ho fatto ieri su Elettra e i suoi artigli malvagi, proprio mi fa sempre sanguinare, guarda. Dice, per volerti bene devi darle un po' di sangue. Così. Sferzato. La mossa mi piace perché ti solleva da terra. Ma facciamo una cosa furba. Opzioni. Come si fa? Fa così. Utilizzo l'abilità della squadra. No. La uso io. No, non voglio usare io. Non voglio usare loro. Voglio impedire a loro di usare. La uso lo stesso. Non capisco. No, United non l'ho visto. Cosa ha fatto lo United? Sentite la canzone.
Ah, ok, perfetto, così giusto. Comunque mi ricordo che a parte quello, vabbè, il pomeriggio quando c'era l'alberto del mare, perché era tutta un'altra cosa. Un attimo che c'è la canzone, io non si sente perché si è compartito. Ma io non guardo la TV, perciò non ho manco la TV, l'antenna. Ieri Se voglio vederla, me lo sono già visto lo scorso anno. no, io ieri, cioè, io ti faccio vedere, io ieri sera. Io non si sente, c'è la musica. Quanto dura sta musica? 6 minuti. Bella. L'ho fatta io, è una canzone completa. È un patto di sangue dentro. Ti chiama piano con un miagoglio spezzato, promessa di tenerezza falsa come un tramonto di cenere. Ti avvicini in ginocchi, credi nel suo sonno tranquillo, ma la coda trema appena è il preludio al giudizio. Scatta il fulmine dalla zampa nascosta, 4 strisce rosse fioriscono sul Ah beh, può essere, non sono un grande esperto di voci musicali però. È l'inno che aspettava mentre si lecca lenta il tuo dolore lucido. Elettra, gatta pazzesca, Bello ritornello. regina delle cicatrici, Regina delle cicatrici, mi ha fatto piacere rivederti, mando un abbraccio. Grazie Lorenzo! Grazie Lorenzo, aspetta che tolgo la musica perché va bene così, non faccio far sentire 7 minuti di canzone, è un po' troppo lunga. Perciò sì, grazie Lorenzone, un abbraccio a te, grazie per avermi aggiornato con i progressi, mi fa piacere, dai che va tutto bene Lorenzo, grazie mille. Allora Dio, stavi dicendo, scusami se ti ho dovuto interrompere. No, tranquillo, come ti stavo dicendo prima, poc'anzi, prendendo sempre ispirazione da quello che aveva detto anche Leo. Vabbè, ai tempi avevamo, che erano i primi anni del 2000, avevamo sì i cartoni animati del pomeriggio, ma c'erano anche programmi o serie TV che ti appassionavano. C'era. E poi Vabbè, ma una volta verso- avevi solo la TV, non avevi alternative, non avevi lo streaming, non avevi YouTube, non avevi manco. Cioè, non avevi nulla. Cioè che verso le 9:30, 10 ti partiva quel Cos'è sta sapevi roba? che era il momento che iniziava cosa? Ma che hai rimasto Iniziava il comando? X-Files. Cosa? Dico, partiva quella famosa team song e capivi che era il momento o di andare a letto o di vedere X-Files. Mamma, era X-Files quella. Sì, una volta avevo il sound, ma poi YouTube me lo strike, quindi non posso metterlo. C'avevo anch'io proprio. Sì, mi sembra no, l'abbiamo c'è stato un periodo che l'avevi messa perché mi L'avevo sembra che messo, ma è poi me lo stato il primo strikavano periodo sempre. Io purtroppo sai quanti che farò. c'ero anch'io qualche volta in live Era perché bello, poi era bello. c'era anche quello del coso del meteo del TG5 che te Sì. l'hanno pure strikeato quello. Però se arriva ma infatti l'altro meteo, il meteo sì me l'hanno strikeato, era l'altro telegiornale che uso io infatti. Anche non me li strikano. L'ho rimosso per grazie, sì. Pensavo non avesse errori. Ok. Aries sta già facendo Oppure le sue cose. quando ti partiva la notte horror Notte sarà o ad, bello. o ad esempio un'altra che viene in mente lo zio Tibia, Zio. però quello è più vecchio. Ah, ok. Era sto Ma l'ho visto. pazzo Sì. che parlava prima dei film horror, parlava un pochettino, Sì, era sì, una sì. specie di show. Sì, è vero, era bello. Però Ciao Andy! Un saluto devastante a Sì. tutta la cumpa, dice, grazie. Oggi, guarda che è tornato Cometino col suo account, prima era Lega, ora è. Però c'era sempre un team song che molti si sono dimenticati, ma che era fantastica.
Quella di Tori Wilson, no, magari. Qual era? No, Simply the quella Best. di piccoli. No, quella di piccoli brividi. Madonna, Faceva paura. quando partiva quella dei piccoli brividi sapevi che ti stavi per divertire. O per fartela Poi sopra, vabbè, per vedere la puntata. ce ne sono un sacco, tra cui Oh, quella perfetto. di RTV. Quella di RTV, non so se qualcuno se la ricorda, quel programma presentato da Guido Bagatta Sì, come Tino. che Guido Bagatta non è quello dello sport, però. Dello sport. Era famoso. no, Ma no. c'era prima di fare sport Guido Bagatta faceva RTV, era un programma dove faceva, non so, le riprese fatte dalle telecamere della polizia. Ma Real TV, ma sì, lo conosco, è famosissimo. Real TV. Ma oggi non è tipo, Che era- l'hanno spostato su qualche canale, tipo... su No, praticamente tutto quello che sono i canali crime o i canali horror che Sì. sono su YouTube. Poi vabbè, c'era Slam Dunk, se parliamo di sport c'era Slam Dunk. Beh, se vuoi chiamarlo sport, Slam non è Jam. anime, Che cavolo stavo dicendo? Slam Jam. Ah, ok, questa ok, pallacanestro, è un anime, sempre sullo sport, però. Non era... la pallacanestro con i tappeti elastici. Sì. Poi c'era Robot Monster Wars. Jam, Robot Wars sulla 7. Quell'altro c'era come programma che adesso non mi viene in mente. Spumeggiante! Ce n'erano un bel po', vabbè, ti potevi andare come cavolo si chiamavano? La Scande e i Policeman, quelle sono fortissime quelle, sono fortissime quelle. Ah, i giochi senza frontiere. Quello lo Riesci vedevo, scarso. quello lo vedevo. Mai vinta l'Italia, mai vinto un torneo. Poco. No, in realtà ci fu una volta che vinse l'Italia. Se non Ma mi non il ricordo. torneo, era vinto una serata, ma non un torneo. Certo, la serata sì, ma non il torneo. Purtroppo no, ho guardato. Era considerata la più scarsa perfino della Svizzera, mannaggia. È più forte la Svizzera, mi sa vinceva l'Italia. Vabbè, ragazzi, io vi devo dire, però almeno conta esserci stati. Occupa il centro difensivo. Cosa vogliono da me? No, sono armati fino ai denti. Allora, armati fino ai denti e non glieli stacchiamo. Giusto quello. Boia! Li ho fatti saltare 3 o 4. Delicato però. Ancora sferzata. Bam! No, non ce l'ho fatta. No, le ha tolto. Sembrava un potere Jedi, le ha tolto lo scudo dalle mani. Sembrava una roba Jedi. Sai? Vedi. Ho saltato lo scudo. Vai di bazooka, ma che bazooka? Qua c'ho una mitraglietta, pim 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 pam pam pam. Ma figurati che bazooka. Potessi fare il bazooka. Ma magari non lo userei neanche in questa stanza allora. Allora, vai, sferzato. Guarda, lo colpisco, poi gli faccio bella gioia come stai, col sopracarico. Pam! Oppure è Bella mancato. gioia come Un stai. genio! Oppure è mancato, oppure ho colpito il muretto. Il muretto di Alassio, sicuramente. Allora. Un muretto che c'è ad Alassio. Cioè, una città ligure. Vedi però quelle che fanno su... Infatti fanno su D-Max. Su D-Max sono diverse da quelle che faceva su Real TV. Cioè, cavolo, su Real TV te lo facevi il sabato sera, ma ti divertivi, cavolo, a mangiarti una pizza. Sì, vabbè, Invece sì, la sera si vedeva qualcosa in compagnia, è vero sta cosa. Compagnia. Vabbè, comunque vado là perché... Ora, non è per male, ma diciamo che soprattutto i canali Mediaset non sono più interessanti come una volta. Sì, vabbè, abbiamo Italia 2, però Italia 2 Sì. la maggior parte è sempre anime. Ragazzi, o il problema è un altro animazione. problema. Che quello là... decisamente un Ciao Lio, scrive Ice. Celebrity Deathmatch, bello. Quello era Celebrity Deathmatch, Sì. di cui hanno Sì, fatto esatto. quel videogioco. Mamma mia, c'è robe che oggi bannerebbero. Oggi non le darebbero mai. Alcune di queste c'era ad esempio, mi sembra Ozzy Osbourne. Sì, vabbè, quello è una star televisiva. Io penso che ci sarebbe stato bene Richard Benson. Purtroppo non c'è mai Se avessero avuto la però versione sarebbe italiana ce stato. la mettevano gatti. Ciao Ice. Ciao Aisu. Ciao. Oh boia!
Cosa ho fatto? Quanti gatti? L'ho fatto esplodere una telecamera. Deployed to D-Day. Investigate. È stato utile sta cosa, gli ho stoppato le telecamere. Sarà una bella battaglia contro sto soviet. Lo chiamo soviet perché sembra uno di quegli anni 80, questo Luke che cognome Petro. E cosa? E qualche discendente di Rasputin? Sembra, ecco, c'è qualcosa del Rasputin, sì. Cioè, guardagli la faccia, praticamente Rasputin. Then no time for sightseeing. Bella la canzone però. Rasputin. Quella è bella. Un altro programma che non stanno facendo, che non hanno fatto più, ma che era bello da vedere, lo sai qual era? Ce ne sono tanti. Datelist Warrior. Ma Era praticamente era sto programma su Italia 2, se non mi sbaglio, dove mettevano a confronto due guerrieri di due epoche diverse con i pro e i contro. Ci hanno pure fatto un videogioco, mi sembra per PS3 se non mi sbaglio, e ti giuro qualche volta creavano certi combattimenti particolari. Sì. Quello c'era a doppiare Elio, c'era a doppiare quella serie, sì. Ma quella era veramente molto pesante come battute, veramente. E lo sai adesso dove lo trasmettono, Davis e Butted? Hai visto che non lo fa più il TV, queste cose. Su Pluto TV. Ma pensa a insieme te, ai soldati. finita lì. Buono. Sì. Quella praticamente Pluto TV sarebbe lo streaming per i serie TV e cose dei primi anni 2000. Sì, perché è vero. praticamente Vabbè, quelle che hanno i diritti che costano meno, cioè sì, è normale. becchi ad esempio la serie di Carabinieri, la serie di Quella le farei a meno, mi sembra. mi sembra c'è anche il distretto di polizia se non mi sbaglio, oppure se della Mediaset qualche streaming lo fanno anche lì. Vabbè, avranno qualche collaborazione, dai. C'era ai tempi, se non mi sbaglio hanno fatto anche no, c'era un canale su wrestling là, infatti ci sono anche i film Cerca di usare il potere di questa signorina, che è questo qua sferzata, ma che fa poi volare. se non mi sbaglio degli stessi Jack, gli stessi che avevano creato questo qua sui guerrieri, avevano fatto un'altra serie dove a confronto invece mettevano gli animali, e mi ricordo ancora bene, avevano fatto il confronto tra lupo e leone di montagna, Chi ha vinto? tra squalo e Now I feel like I'm back. tra squalo e alligatore, Some kind of force field. That's not e good. non mi ricordo con quale altra creatura avessero fatto. Però la particolarità è che loro poi utilizzavano cose scientifiche, ma per riprodurre questo combattimento loro utilizzavano mezzi movimento terra per il fatto, sai, Sì. di testare gli artigli e cose del genere. Senso. Poi prendevano tutte queste cose, ci facevano a mo' di videogioco e lo facevano ad esempio CPU contro CPU, Sì. e ti beccavi Animal Warriors si combattimenti. dice, sì, sarà quello. Animal Warriors. Aspetta un attimo che E ti dico di più, io penso al metodo meno etico della storia. Uno scienziato dice cloniamoli e vediamo chi vince. Cloniamoli e vediamo chi vince. Dai, è antietico, non va bene. Cloniamolo, non clonatelo. Per fargli esplodere lo scudo faccio questo e poi faccio sferzare. Poi no, anticipo. Da. Dice da. In questo momento ascoltavo la musica di Pac-Man. Sì, Pac-Man era no, non è vero, non era Pac-Man. Sto scherzando. Che una volta l'ho messo per aprire una live e mi sono beccato un mega strike. Copyrightata, che cacchio, è musica popolare. La conoscono tutti, la tarantella, dai, la conoscono tutti, la tarantella. I copyright si vanno pure a appropriare di roba popolare. Da piangere, così.
Prima o poi usciranno delle Getting close copyright to the queste rendezvous. musiche. Dai, Let's move. sono vecchiotte, dai. Invece potete tranquillamente ascoltarvi nelle dirette. Come Tino ha bevuto troppo, perché quella lì non vi crea problemi, non fa la strike. Come Tino ha bevuto troppo, come Tino ama il buon vino, non succede nulla. Non succede nulla. Io ti ricordi? Ciao belli, ciao belli. Ciao belli. Il nome non mi piace, però mi ricordo forse qualcosa di brutto che ho dimenticato. No, Andy. No. Andy. I Non know era, that symbol. non era quel programma lì. The Vediamo. Talons. They used to deface my property too. The Talon symbol again. Could be evidence of a resistance. Might be useful. Non sostare. Non sostare. Chi è che ci lascia la macchina lì in questo posto? Non sostare. Don't sosta, please. Don't sosti, signor. Please, don't sost. Che vai a clear. Vi ricordate la canzone File Not Found? No, non ricordo chi la cantava. A vedere, forse dimmi che era Giovanotti veramente. Non aveva senso. Devo subito cercare, What the hell ragazzi. is he doing? Non esiste, nessuno l'ha messa su YouTube. No, guardate che mostri pazzeschi che ci sono qua su Omega. Pazzesco. Sapete che su Noel fanno il cervello? Oh, ancora. Sì! Pensa che mi avevano mandato un invito. Mi avevano mandato un invito rifiutato. No, non era quello, era un'altra roba, era quello con le pupe, quindi non avevano invitato me. Ah, ecco come che si chiamava Jack, Animal Face Off. Ecco come cavolo si chiamava Face Off. sto programma. No, non si spiega. No, bel nome però. Coming through the force Il field. cavolo è del 2004 quel programma ed era fatto da... Da animali, no? Gli animali che... No, era fatto dalla... vediamo che... Era il cane di Silent Hill 2! Dietro la No, telecamera. era cosa da come si chiama? Da Discovery Channel. Era un popolare serie. Oh, era yeah! una popolare serie L'ho di- fatto esplodere! in cui Pazzesco. tutti gli animali sono invitati a confrontare le abilità in combattimento di alcuni grandi animali selvatici. Bastards are fat. E avevano fatto elefante marino contro leone asiatico, tigre, ippopotamo contro squalo leuca, lupo contro puma, vedi che me lo ricordavo, orso polare. Non avevi contro detto cinghiale. lupo contro un leone Need di to check montagna out tu? that force field. Sì, il leone di montagna, praticamente il puma. Ah, ok. Leone contro coccodrillo del Nilo, tigre siberiano contro orso bruno, anaconda bruno. contro giaguaro, gorilla contro leopardo, alligatore americano contro orso americano, Something tells calamaro me these gigante force contro Ciao coccodrillo. Fabio, benvenuto. Siamo bloccati su Mass Effect insieme ad Aria T-Lock. Eccolo qui, coccodrillo marino contro squalo bianco. E alla fine aveva vinto lo squalo, porca miseria. Vabbè ragazzi, squalo bianco. You don't fool. Perché poi Squalo bianco. questi erano i programmi che diciamo davo. così ci guardavamo da piccoli. Però Benvenuto erano Fabio, divertenti. benvenuto. Fammi fare uno shoutoutino anche a te. Oh, ciao Fabio. Candy Fire. Ok, un paio di salutini anche da parte mia a tutti voi. No, che devo dire Jack, Un attimo che lì, Fabio sequenza, forse è una sequenza importante, forse no, non lo so. si è dimostrato un ottimo conoscitore di videogiochi, Sì, visto e vero. considerato che ha detto che gli piace Serious Sam, Mm-mm. quindi ottima cosa. Scusa un attimo, c'è una sequenza lì. Who's there? Show yourself. Spirits, look who's back. Che è Nerina? Aria T'Loak. Nerina, la chiamerò Nerina. Che carina. Nyrene, what the hell are you doing here? Non era l'assistente di Playing cat lei? and mouse mostly. Just trying to stay alive. If it wasn't for these tunnels. Questa cosa, My tunnels. come cavolo si chiamavano? Questa razza di Mass Effect non la conosco.
If you E hadn't, questi sono you'd be i dead or cosi, locked up Jack. by now. Sì. Quello che... Ah, quella del tipo del 2, vero, vero. Presente. Sì, ma no, ma questo qui lo sai chi... Si chiamano... È una Turian, ma una Turian donna non La l'ho mai vista. Turian, ecco. Turian donna non l'ho mai vista, però. Non l'ha E vista. forse questa è la prima volta che l'avevamo vista, una Turian donna. Sì, infatti. A vedere. Qui non l'abbiamo vista, questa qui. No, non esiste negli altri giochi, spunta a caso, non è un personaggio che conosciamo. Viene da una graphic novel, pazzesco. Altro che segreto, Aria. Serious Sam è Serious Sam è divino, Dio. è una divinità assoluta, dice. You're mistaken. Maniac ti lancia una sfida, Sirius Sam o Duke Nukem Forever? Perché Forever? Abbiamo i Perché Duke quello Nukem che- classici, 3D. A me piace Forever, forse perché c'è la grafica. Forse perché c'è la signorina che poi... non so io per quale motivo. la signorina, Cioè, che quello lo sai anche tu. che ha detto è sto gioco disgustoso per quella scena lì. Ho detto, cavolo, pensavo fosse un pro quella scena. Scusami, no, per curiosità, hanno detto che la Sì, erano entrati negativi disgustoso sta per quella scena. scena lì. Sì. Ma loro sanno il personaggio com'è? Cioè, A quanto pare non conoscono come Duke Nukem, a quanto pare. Left something behind. Che praticamente che pensano che No, so che lei il Duca praticamente sia una cosa, come si chiama? È innocuo, Sia non gli interessano un lui. uomo, sia un uomo di casa e Casa e chiesa? chiesa, sì, proprio lui, guarda. Uno Cacciatrice che pure. letteralmente Comunque questo DLC potrebbe diventare la mia cosa preferita di sempre, a mio avviso, perché cioè abbiamo una donna Turian e abbiamo Aria che ha dei poteri pazzeschi. Lei è biotica però. Fantastico, baluardo biotico. comunque Jack, parlando prima che c'era la scena, quindi poi non uscito più a... Vabbè. Un altro che mi viene in mente che si faceva sulla 7, che quello era pure bello, era Prehistoric Park. Praticamente era questa specie di Jurassic Park, però fatta a mo' di documentario, dove il protagonista, fatto comunque tutto a computer ai tempi, però era bello. Potevi Forever in confronto c'ha ragione, ho detto, ok, Duke Forever è quale Serious Sam, c'ha ragione anche lui. Serious Sam, no, tutta la serie di Serious, cioè il tutta la personaggio, serie. il protagonista di Serious Sam a mettere a confronto con il duca di Duke Nukem. E non sto parlando, cioè starei parlando di più del secondo, ovvero del ragazzaccio quello là tutto bombato e muscoli che si vede nel secondo. No, comunque ti stavo dicendo, Jack, questa serie lo sai perché mi piaceva? Perché praticamente facevano, come ti ho detto, sta cosa alla Jurassic Park, però era fatta in maniera bella, cioè sai, Ma non che c'era Jurassic Park fosse fatto male, ci mancherebbe altro. Non è che... cosa? No, dico, Jurassic Park era fatto bene, chiaramente, no? Perché era già... No, non sto dicendo questo assolutamente, no. Dico, era fatta in modo proprio da documentario che ti faceva appassionare a quelle creature lì. Anche, sai, dopo... Già, a quei tempi, se non mi sbaglio, quando uscì il programma avevo sì e no 12-13 anni, quindi il periodo è quello lì. Però, cavolo, c'era bello da vedere. Un'altra domanda parlando dei protagonisti. A volte i protagonisti così carismatici bypassano. Non è funzionato. Sarebbe perfetto da attacchi di Wrestling. Il Duca con il protagonista di cosa. Sì, modificare. Oh ragazzi, io voglio cambiare per la prima volta. Mi metto sta arma qua. La Valkyria, la Valkyrietta la metto, però col contesto che ci devo mettere la roba che abbassa il peso, perché altrimenti qua ci togliamo un potenziatore e caricatore. Abbiamo materiali ultra leggeri. Brutta notizia, non ce la fa. Non ce la fa. Ci ho provato ragazzi, ma a quanto pare. Cosa devo mettere? Scusami, non c'è quello che riduce il carico? Riduce il peso dell'arma, come già occupato? Ma ce l'avevo già! Non lo riduce! Non lo riduce ragazzi, non riduce un tubo! No ragazzi, è pesantissima sta arma qua. Non
o rinuncio anche alla mitragliatrice, rinuncerò alla mitragliatrice. Boia, non cambia nulla, è lo stesso disastrata. È proprio pesante la Valkyrie. O vado in giro solo con... No, non voglio togliere le... Vabbè, ritogliamo col matto. Mi spiace però. Che matto, veramente. Modifica perforante. Questa qua riduce il carico. E questa qua invece è caricatore. Magari ci facciamo anche stabilizzatore, riduce il peso dell'arma. Non è questo. Mirino termico. Oh! No, facciamo questa qua. Vabbè, giudicato ragazzi. Comunque condivido lo stesso carattere, alfa, maschio alfa, esatto. Sam è più ironico, siamo lì, scelgo Sam. Quindi ha votato Sam. Tu Leo che dici? Ma parlando sinceramente, io direi entrambi. Visto che considerato. Vabbè, sì. hai detto tu, hai tu puntato sulla scelta. La tua domanda era chi? Hai detto chi, non fai la scelta. Sì, cosa è più ironico, cioè basti vedere che ad esempio The First Counter, quando gli vanno addosso i kamikaze, Ciro per il fatto che loro gridavano, quindi lui fa un culo a te, e quello poi si Ciro quando li vede arrivare in casa, quindi di più Duke Nukem, cioè lo scelgo di più. Beh, adorabile di più, non ha, sai, non è quel classico personaggio che, sai, i programmatori hanno paura che non si possa offendere. Cioè lui se ti dice che sei scusando l'espressione, un coglione, sì. lui praticamente lo fa. Lui è stato il primo, e non sto scherzando, in Duke Nukem Forever, è stato il primo a perculare Master Chief, dicendo la frase: io non ho ti giuro, c'è un easter egg in Duke Nukem Forever che lui va a dire io non ho bisogno di armature da fighetta per proteggermi. E sta cosa, sai, mi piace per il fatto che cioè sì, vabbè, a te piace Halo o altri giochi, però lui, sai, non è che ti fa partire quel dissing proprio che dici un dissing brutto. Lui lo fa per il modo di far capire che lui è un personaggio così com'è. Cioè, personalmente, cioè, molti si divertirebbero a fare questa cosa qui. Sì, però una sferzata funziona. Allora, dovrei provare a combinare i poteri, che mi interessano un paio di trofei che mi mancano. Le battute sono simili, Luke, ready for action e ready for battle. Sì, e beh, allora... Vabbè, Fabio, conta che cosa, come si suol dire, dicono molti che si sia ispirato a coso, al film, cioè già che si sapeva che Dimmi, finisci la frase. Era un gioco completamente pazzo. Vabbè, però in molti dicono che si sia ispirato al film quello lì di Schwarzenegger, Action Hero, quello quando il personaggio che interpreta esce dal film e poi incontra il vero Schwarzenegger. Esce dal film? Sì. Non sono perso sto film allora. Si chiama Last Action Hero. Oh, aspetta che c'ho la gatta. Scusami. No, sferzata li butta giù. Tanto sferzata sembra una roba da gioco da potere Jedi, veramente gli ha dato questa qua. Potere Jedi pazzesco. Sovracarico. Ok, poi ingegnere. Ciao Cobettino, che dice? L'ho già fatto? Sì, l'ho fatto anch'io. Parlava del remaster di Rayman, ma il primo Rayman, quello difficilissimo. Non sapevo, pensavo che la Ubisoft avesse. Non so se sì, la Ubisoft Rayman. Pensavo avesse. Ma guarda che forse l'hanno bloccati perché sai che hanno sbloccato un sacco di giochi e forse Rayman era fra i giochi che non faranno. Prince of Persia la serie è morta. Prince of Persia hanno detto che la serie è proprio morta, ormai ci hanno rinunciato completamente a Prince of Persia. Ma loro, se non si chiami Assassin's Creed o Far Cry, non gliene frega nulla a Ubisoft. Oggi è un disastro. Hanno già sempre si viene in Australia, allora Micia, se ti ho tolto qui, vuol dire che ho bisogno di avere le gambe libere. No, non capisci. Ragazzi, non capisci.
Comunque qui un Turian Dawn, un Turian Dawn è un bel... interessante, diciamo. Peccato che... potenziale combinato, dai, 35 su 50, peccato che quella del farli volare da terra non la dà, anche se li faccio sollevare. Non la considero. Centurione, aspetta, Centurione, sta fermo. Io faccio così, di nuovo. No, facciamo questa cosa dei poteri combinati, ho deciso che funziona. L'ingegnere devo salvarlo? No, vado da lui. Ah, quelli dove devi salvare la gente non è il massimo. La Ubi è... ma la Ubi faceva un sacco di roba, la Ubi sì, la Ubi era molto buona. Io non sopporto, non mi sta simpatico. Ah, quello mi spara sto ingegnere. Io pensavo fosse da salvare, allora lo brucio delicatamente, gentilmente, lo salutiamo e lo bruciamo un po'. Però ragazzi, a volte è necessario, si comportano così. Allora, conflagrazione, saccheggio. Mi sa molto difficile, sai perché? Perché... Però si dice che l'hanno già classificato. Una volta che sì, sei arrivato ma al io ranking. penso, ma penso sia molto difficile. Perché dopo il fatto di cosa? Dopo il fatto di... come si chiama? Dopo il fatto di Prince of Persia, guarda che proprio sono molto scesi i cosi azionari della Ubisoft. E non solo per quello, hanno bloccato tanti giochi, non è uno solo, tanti giochi. Quindi non penso che succederà mai sta cosa, cioè mai la Ubisoft ormai ci... Ma più che altro perché la Ubisoft... Allora io dico, un'azienda è finita, almeno il corso dell'azienda del ciclo, è finita dal momento in cui si mette contro i suoi fan, non la gente, i fan è una roba assurda perché inizia a dire ma i vostri giochi sono nostri, anzi dovete poi buttare via le vostre copie fisiche del gioco. Quando facciamo una nuova versione buttate via le precedenti, ma sei fuori, butti via la tua copia fisica del gioco. La copia fisica mi appartiene, se poi mi vuoi bloccare tu il gioco in un altro modo. No, ma c'è stata una frase che tempo fa. Ma loro l'hanno detto, il presidente l'ha detto. Se non mi sbaglio un mesetto fa. C'è una frase che ha detto Notch, ovvero il creatore di Minecraft. Ma lui non conta, lui non può. Lui ha detto una frase giusta. Sì, ha detto una cosa bella. Se tu dici che io non sono il proprietario del gioco, allora il fatto che io l'ho violato significa che non sto facendo nada. Ah no, quella è una cosa diversa, quello è un altro discorso. Ma cioè, il punto, qui si parla di giochi veri, giochi reali che hanno, lo so. che sono stati comprati e pagati. Sono tuoi, sono del giocatore, non puoi dire non sono tuoi. Butta via la copia fisica, che poi è una plastica da smaltire, è un'altra brutta faccenda. Però vabbè, voglio dire. Scusatemi, ho una scena, ragazzi. Silenzio assoluto, che qua sembra che succeda qualcosa di importante. We're in, lock it down. Arya, I know this place is built like a fortress, but is it safe now that the general's clued in? Se avessi capito cosa mi hai detto. Hai forse un altro piano. Maybe you felt safer hiding in the dark. You should both know I assume nothing. And on that front, Nyreen, you left Omega fairly angry with me. Mi detestavi. I wasn't aware you'd returned. Explain yourself. The truth is I never left. In fact, I went to great lengths to keep from you. I'm not easily duped. Well done. But why? I just couldn't leave. Considering all this, I wish I had. Well, you always said I'd be the death of you. Ma Erich può esserci utile. Se fosse una spia? Chiediamolo lì, chiediamola sta cosa. E se fosse una spia? We know she's not working for Cerberus. Magari lavora per Cerberus. You're way off there. I know Escludere. from personal experience that there isn't a corruptible È bone in incorruttibile. Nyreen's body. Vabbè, la Turian. Commander, Tutti the Cerberus stanno. occupation is an illegal action. They need to be swept off this station. Talk is cheap. I welcome the scrutiny, Commander. Don't worry, Nyreen. I know you're no threat to us. Your combat skills seem a little rusty, but you're still a good shot. See my duty officer. Qua! Che succede là dietro? Succede da dietro, sì.
i gamer avevano del Creo in copia fisica, è vero sta cosa, sì. Sì, quella lì è magari cosa. Basta solo staccare online e uno si gioca la parte offline. Cavolo se ne frega, dai. Cerca di non mi metterò in mezzo. Ti lascerò fare ciò che devi. And here I thought you might come here trying to change. Pensavo che No, ma volessi poi cambiare. non è... Aria, non è- con me hai ruota libera, se vuoi far fuori tutte quelle lì. Io ti lascio fare quello che vuoi, Aria. I'd appreciate it. Guarda che if carini quelli con put tanti your occhi, eyeball ma up pensa and see that things are i staying bacini on vicino agli occhi. Ma il bacino, sai, il bacino della What will you be buonanotte, doing? dai. Vicino un occhio, poi l'altro. Checking in on my Passi 3 ore I per need to fare know how addormentare many il La pecora sai qual è? Che se per caso vuoi ciecargli un occhio a questo, puoi fare perché appena ti ciechi tu Join c'hai me altri at due, the quindi command devi console. ciecarti dopo sì. Devi usare le 7 stelle d'occulto. Cioè, colpire tutti gli occhi di quelli. No, ma allora sì, però il fatto era che di più sta cosa qui andava anche a danneggiare i collezionisti. Beh. Cioè, ti faccio un esempio. Andy, tu ti sei fatta la collezione Ma di è tutti quello che i dice giochi. Andy. Esatto. Quello che dice dico, Andy. Esatto. Ma in formato fisico non ha senso. Formato Cioè, fisico. sì, Allora, vi lascio la Però- discussione sullo schermo per chi arriva dopo e non sa di cosa stiamo parlando. però quello che ti sto dicendo è che se tu... Ciao come- Raffaele! Un abbraccio. Raffaelone. Ora, Che bello sentirti. Buon pomeriggio a te. dico, se tu come persona Come cammina devi la fare sciapa. una collezione di videogiochi perché sai, quei giochi lì ti sono stati la tua infanzia e ti vuoi fare... E gli ti vuoi dici, ma sono recuperare, scaduti. Cioè, sarebbe come dire blocchiamo Vai. mai Abandonware. Sarebbe la stessa cosa di dire giochi abbandonati non devono essere ridistribuiti se non a pagamento per fare profitto. È assurdo secondo tu me. hai Se non hai aggiornato le tu hai licenze. tutto il diritto, tu hai tutto il diritto di comprarteli. Sì. Loro invece che stanno facendo, loro ti stanno facendo in modo, come ha detto la gente, di impedire che persone come molti di noi che a sto momento per una cosa o per un'altra non hanno possibilità di lavorative e non hanno soldi spicci per comprarsi un coso, come si chiama? I'll see what I Di can do. comprarsi un gioco, piuttosto che andarsi a comprare un gioco, faccio un esempio, come te la butto lì un Ark Riders o ad esempio un Assetto Corsa che ti viene tanto e di cui poi purtroppo in molte occasioni non hai i requisiti giusti per funzionare, ti fa puntare, cioè come stavo dicendo prima, tu punti di più su un gioco anche di, facendo un esempio, 10, 5, massimo 6 anni prima, come coso, come gioco, che sai che seppur avendo un gioco non abbastanza potente, però che alcuni giochi da adesso ti partire, puoi provare quei giochi lì, ovvero quei giochi che sono stati della tua infanzia. Loro stanno Anche se facendo ovviamente in anche modo- Nintendo è contraria, Nintendo come sapete ridistribuisce in maniera da avere sempre il copyright. Ma ci sono anche altri casi come Capcom che rivalutano la licenza per fare in modo che uno non possa rigiocare altre versioni, cioè se lo fai è illegale, nel senso che lo ridistribuiscono la licenza. E lo Ti fanno faccio ormai, lo un sto facendo esempio. quello, sto facendo Atari. Aspetta Lio, musica. Ok, dimmi pure Lio. Dico Pokémon quanti cavolo di Acrom ci sono? Ma non sono il gioco stesso? Sì, ma sono Acro, ma quelle tecnicamente quelle sono quasi accettate, ma se dovessero venderle Nintendo li distruggerebbe al momento. Poi diciamoci la verità, è una questione di popolarità, non hanno quella cosa che può Ma non avere, è che ne so, so- recuperarsi
un vero Pokémon. Una stessa cosa. Ark Rider Cosa hanno chiuso. stai Come hanno dicendo? chiuso Ark Rider? Ma come hanno chiuso Ark Rider? È possibile? Andy, ma che cavolo È stai Anthrax, dicendo? non Stai così. sbagliando. Anthrax. Non- Anthrax. Anthrax. Ark Rider Che sta Anthrax avendo un è stato? successone. Anthem hanno Anthrax, chiuso, non sì. Ark Anthrax Riders. è un gruppo musicale, sì, scusate. Ma certo. Anthrax. Dico, Ark Riders. Sì, è bello, ma sai, comunque, As, sai, how are we looking? giocando in All systems multiplayer ti operational. becchi Full Omega sempre schematics quella coming online gente Let's classici, take a look. classici, scusando l'espressione, rompipalle, che tu ti Sì. vuoi fare solo una partita Shepard, e those ti force vengono fields we a saw. farti The fuori, a general has them rubarti set up tutto e everywhere. arrivederci e grazie. Sì, non era Ark Riders, Access ovviamente. across the station. Sì. Perché Ark Riders, quello, guarda, c'è un successone, tanto quel tipo di gioco che a me non Many interessa. sections of Omega Adesso are anche out. sulla I'm Play betting fanno power is being siphoned. No, pubblicità di tranquillo, Marathon, un tranquillo. altro gioco, Fine, tutto this live is service, ma priority che cosa, no, cavolo, And me we ne need a frega full di live tactical service. assessment of all Cerberus positions. Guardate, siete voi il live service, io sto con voi. Siete voi Our losses were le persone con cui voglio giocare, non field and army gente a large caso enough su Dico, to web. face down Cerberus. Io penso che anche tu, dico, And we penso need che to anche find tu allies. la sera, non so se tu lavori oppure no, We've oppure confirmed se, cosa faccio vai per a vivere scuola. anch'io, still per active. forza. The Se towers tu vai a are scuola. resisting the No, Ma io scuola penso no, che- non ho più che- l'età purtroppo per essere... Non tu, c'è che sto parlando con First Andy. choice, but Andy, l'età ce l'ha buona anche lui. Sì, lavora comunque. Quindi- Negozieremo un'alleanza. We'll make Stavo them join, dicendo, one way or il another. fatto che perfectly put. tu la sera, sai, dici, cavolo, io Sorry to stasera interrupt. mi What is voglio it? provare un I turned gioco. away for a second to offload supplies. When I looked back, Io sono sicuro You che tu lost ti her. vorresti, well, I dopo che torni, ti vorresti Lockdown. It's gotta be divertire. here somewhere. Non This li bunker has vorresti secret trovare access points to other parts a... of the station. Unfortunately, Nyrene knows them. Vorrei recuperare Metaslide la collection, bella. Sì, c'è Double Dragon anche. Ah, Double X sempre di Metaslide, ok. Sì, Handyman è una bella serie. Shepard, I'll meet you at the armory exit when you're ready to go. But don't keep me waiting. No, oh ma cavolo, ma mi dai gli ordini adesso, Aria. Mamma mia, che fastidio con i personaggi che danno gli ordini. Fai quello che ti dico io. Yes. What is it? Parliamo. Got a minute? Tu parla pure, tanto We qua need to get going. stiamo solo flirtando No, un no, po' con lei. Sai che io vedo una attraente e ci flirta sempre His Wakame. command center set Wakame up è an fatta così. Sì, Jack sembra avvertito, Non sai. io, non sono io, è Wakame che ha bisogno di... No, comunque, io so che cosa... Sì, so vieni che- Raffaele, vieni. Un piacere. Vieni, It Raffaele. makes you all the more lethal. Dico, Count on Andy, it. io penso Those che strange tu, force fields are soprattutto la blocking sera, access to much of the tu station, l'ultima including cosa che Afterlife. vorresti So after we sentire complete our è current dei objective, I'll be ragazzini looking for a way o to get anche around. persone adulte che Enough col talk. Is there cervello anything non else or stanno can we move on? bene, che nel mente che tu ti stai facendo Però la non tua sono partita tutti con- così i giocatori di un videogioco online, c'è Sì, da dirlo, sì. C'è da dirlo, Una piccolissima lo fetta, so. ma sono quelli che fanno la voce Tell me about grossa. this merc gang we're looking to Piccolissima So, adesso fetta. sto They're facendo drug sto runners facendo un and esempio. cutthroats, but they're highly Dico, organized. That sets them penso apart. che tu ti They voglia appear more divertire, civilized non than say sentire bloodbath, dei at their heart, scusate they're l'espressione, just dei as deficienti We'll have che to mentre filter tu their stai lust and giocando greed questo to ti arriva, keep them in line. ti spara Anything else you e need to poi in auto ti inizia a fare coglione. Seems like Vabbè, you're non more dici le to parole, know me però. than meets the Ti eye. rubo You mean her tutto. Non è per le Penso parole, che- per l'algoritmo che poi mi... If Sì, Ciao, no, ciao no, Raffaele, no, benvenuto. Nyrene's Ciao, Raffaele. variable Allora, IQ. il commentino mi She chiede, believes in a code of ethics. scegli un numero da 1 a 21. Quel You poco two che è must have rimasto made an fuori. interesting pair. Opposites attract, right? Our connection was 18 powerful è il but doomed. pompelmo, starò bevendo il Nyrene pompelmo, demonstrated ma zero proprio a quest'ora flexibility. mi si She ribalta, couldn't put up with stasera mi si ribalta la scena, no, è That's all sempre te you're la getting pesca. out of me on this subject. Va bene. Quindi penso Raffaele, come stai oggi? Tell me more about the Visto le job. partite, visto... Allora, He presumes to sit on my innanzitutto throne, that's buonasera all a I know. tutti. Buonasera. I get that Buonasera. you hate him, Arya, but I need to know who you're up Guarda against. Jack, All right, I'll diciamo admit he's not soltanto like che other sembra Cerberus operatives. una They're situazione smart. difficile e anche un po' stancante. Ci credo, comunque per la Serie A hai visto quanti gol ci sono stati nel weekend? Un sacco di gol. Sì. 6-2 dell'Inter su Piero, spaventoso, Is the cross-examination over? C'è Because l'Inter che time perdeva is of the 2-0 essence. e You're off poi the hook for now. 6 si a 2. finiva così, guarda, andavamo già a festeggiare. No, beh, sto scherzando. Commander, Allora,
Allora, Andy, sì, ma il fatto è perché non c'è rispetto. Perché negli ultimi tempi molti giochi. Aspetta che leggo il messaggio per chi non può leggere in diretta. La nuova guardia di gamer, passatemi il termine, non hanno più la stoffa e sono un po' sbuffoncelli, dice. Sì, ma questo è giusto, sai perché? Perché negli ultimi tempi Good luck out there. un sacco di giochi, basti vedere Call of Duty, qualche volta anche lo stesso Ark Riders e molti altri giochi, praticamente che fanno? Lasciano il campo libero ai cheater. Praticamente, Quella è una se tu per cosa, caso ma loro non lo fanno apposta, è che ormai questi arrivano fare una dappertutto, è una partita, cosa ti vuoi fare fastidiosissima. una partita cosa, 3/4 delle volte ti becchi cheater che utilizzano What's your history with il this gang? fondamento Some mutually beneficial dealings. comandato O ti che becchi- volano, che non subiscono danni. o che non subiscono danni. Quindi persone che, faccio un esempio, si sono appena attaccate e vogliono provare questo gioco, praticamente dicono: lo sapete che c'è, ma io perché me ne devo stare qui? Darius, il cattivo. Darius si chiama. Il cattivo. We enlisting them because they're good or because we need numbers? Grande Simo, bentornato. Allora, Raffaele, comunque dicevo, almeno ti sei almeno goduto un bel po' di gol, almeno nel weekend, immagino. Se sei riuscito a vederli, io non so che riuscito a vedere tutto perché ero impegnato a scrivere, ho lavorato tantissimo. Diciamo che io allora ovviamente sono deluso insomma dal risultato di Torino, però vabbè, alla fine comunque purtroppo il Napoli era pieno di infortuni e quindi veramente era difficile fare il risultato, dico la verità. Capisco benissimo, anche io sono venuto che il Milan non ce l'ha fatta con la Roma, ma succede purtroppo. Comunque, allora una cosa, cosa ne pensi dell'affermazione di Andy? Te la leggo io. La nuova guardia di gamer, cioè i giovani, delle ultime generazioni, passatemi il termine, non hanno la stoffa e sono un po' sbuffoncelli. Ti è mai capitato, Raffaele, di confrontarti con qualcuno, diciamo, delle ultime generazioni, se 15 anni, 16 anni? Cosa ne pensi? Io sinceramente non mi meraviglio più di tanto, anzi visti i tempi di oggi, sinceramente. Tu che giri, insomma, vai in giro, conosci gente, non ti è mai capitato di sentirti mancare di rispetto, magari da qualche giovane che dovrebbe magari vederti come un adulto responsabile, magari ti mancano di rispetto, ti è mai successo? Sì, diciamo che forse tanto tempo fa mi successe, ecco. Quindi, sì. Però ripeto, a me è successo, ad esempio, io mi ricordo che ho fatto un corso qualche anno fa, ho fatto un corso a scuola, un corso importante che mi portava al lavoro e uno mi spintona col gruppetto, un ragazzino che invece faceva le superiori, mi spintona col gruppetto, invece di chiedere scusa se ne sbatte e il gruppetto che mi guarda male, vabbè, ma che cavolo gli ho fatto io? Cioè, mi spingono uno, che è anche pericoloso perché si beccano e ti fanno cadere dalle scale sta gente. Capisci? Mamma mia, è assurdo. Guarda, ad esempio una cosa che sta succedendo adesso a causa di uno youtuber, c'è una ragazza che praticamente la stanno insultando tutti per colpa di uno No, youtuber però occhio, deficiente, che questi argomenti sono estremamente vietati da YouTube. Occhio, non possiamo neanche citare queste situazioni perché è pericolosissimo. Pericolosissimo, ragazzi. Pazienza. Che succede? Chi arriva? Chi è entrato? Chi è? Io? Caduto Io? Non so qui. Cosa è successo? Jack? Jack, mi senti? No, è entrato qualcuno, ma... Lei è come Tino, ma perché è entrato con l'account della Liga dei Leggendari? Ma che ne so? Volevo provare un attimo. Ah, ok. Basta l'acqua. No. In teoria sì, non saprei dirti perché. No, comunque stavo provando un attimo a vedere se io restassi, se stavo collegato con il mio account dall'altra parte. Parla piano sempre come col Tino telefono. che i sottotitoli YouTube non ce la fanno a seguirti. Ah, praticamente ha detto che vuole che qui su Discord vuole collegarsi con È l'account con cui frequenta la fidanzata, è la verità. Dai, non hai capito un'ostraca. Qui dice si vuole collegare. Carmelo, Dio del santo. Con la Lega dei Facciani. Dall'altra parte dice si vuole collegare con... Stavo dicendo che io stavo provando un attimo a fare un test. Se io mi collegavo qua da Google Chrome, dal disco del Google Chrome in cui ho l'account di squadra,
e lasciavo sull'app il mio account e vedevo se si sentiva magari la mia voce, ma è fallito il They were test. using this to observe the detainment centers. Quindi? Oh, ma sei sordo? Ho capito, hai fatto un test, lo so, ho capito come hai fatto bene, hai fatto un test della voce, sentito? Così puoi fare come Pavarotti, cantare, lo so. Quindi all'ultimo si è collegato con la Lega dei Facciano, ok, ho capito. Esatto. La Lega del Fagiano sarei al massimo te, Carmelo. Vabbè, Fagiano è un uccello, non è mica una roba brutta. Lo so. Comunque ti sei dimenticato lì la cosa per Alexa. Che No, dovessi lo fa... fuori. ti ho detto che è uscito 18. Alexa, no? attiva No, ragazzi, non Lega dei nominatela Facciano. perché non per me, ma per chi ce l'ha in casa gliela sbagli tutto l'impianto, non mi piglio responsabilità io. Te lo immagini se Mona. dico, te lo immagini se tu dici Alexa, attiva Lega dei Facciani. Carmelo! E ti esce un video sul sito arancione con il fagiano gigante. No, ma dicevo che no, dico, non so, ti avevo chiesto di farlo appena potevi, ma a quanto pare se tu l'hai fatto non ti avrò spiegato perché sono sputtate 2 dannate pubblicità. Dove? Sul mio canale? Chiama. Poi sul che canale? Se ti stavo sentendo sulla TV? Nani? Pubblicità a me? Ma boia, come pubblicità a me? Sì. Ah, ma perché sono le TV che ci aggiungono le pubblicità extra? Sì, è come... Hai presente quando usi la Fire Stick? Fanno uso la Fire Stick. Ma lo sai che bello? Ma io non ho la Fire Stick. E io ce l'ho, e vai su Amazon Prime, che io ho il Prime, quindi ho anche una cosa che non paghi la pubblicità, mi mette la pubblicità. Mi mette la pubblicità. Ma tu lo sai bello qual è? E loro dicono che mettono la pubblicità, io invece no, grazie a delle estensioni la pubblicità con la fava che le vedo, guarda che c'è la tua live, cioè io me la guardo con tranquillità mentre gli altri ci passano la pubblicità. Diciamo YouTube, prima che YouTube ti viene a prendere, diciamo sì, sta dicendo che ha YouTube Premium, è ovvio. Sì. Cioè, peccato che le estensioni sulla TV non le puoi usare, è una cosa che sappiamo tutti, che sulle TV le estensioni non le puoi infilare, le estensioni sulle TV, però su PC. Vabbè, ma poi io non è che mi offendo, anzi, cioè l'unica persona che probabilmente non gliene frega nulla, dice, beh, non ci guadagno nulla, ma cavolo. Sono qua per... Che problemi hai tu, a te? Che fa? Salutamela. Ma salutarla, no, c'è stato. Hai detto, ha fatto, non so. Ride di cometino. Io ne ho mangiato una fetta, poi l'ho mangiato papà, poi non so della mamma. Cometino è famoso per mangiarsi la buccia del limone, vero? Vai Mona, Max. E non è una cosa così offensiva, però non è un'offesa, la buccia del limone. Adesso sto guardando un aggetto qui in chat generale dove cacchio l'hai spedita. Ma c'è Hulk che sta stendendo qualcuno. Sì, davvero. Ho capito che c'era una vai su chat generale, Carmelo. Il 29 dicembre si vede Hulk che sta stendendo qualcuno. Un mese fa. È passata una vita da un mese fa. Oggi siamo ad Omega, siamo su... Niente Cittadella, mi spiace Cometino, oggi niente Padua, niente Paduan. Abbiamo Omega, abbiamo gli Omega One. No, Iron Shield che sta schierando. Allora, sfida rivalità storica. Qua, l'ho sentito qua. Chi è qua? Qua. Sì, ho capito. No, Carmelo non ti provava a fare la guerra di papere. Ok. Qua! Chi è stato qua dietro? Cocan. Che succede là dietro? Che succede? Non che è stato questo. Continua sarebbe andato d'accordo con quella del bowling del mare che urlava la punk là fuori, è andato d'accordo con quella. Avrebbe detto, oh ma va, ti faccio fare la fine che ti fa fare l'amico. Ieri sera mentre Guglielmino si guardava The Mask, io ieri sera mi sono messo la radio, cavolo che è stato bello leggersi 20 io ho lavorato. Mari. Cosa hai fatto? Mi sono letto
20.000 leghe sotto i mari. Vabbè, classicone, bello. La radio di sottofondo. Bello. Aspetta, il gioco PlayStation che vi ha cambiato la vita. È caduta la fragola. Mi è caduta la fragola. Il gioco Lio, abbassati, raccogli la fragola. Il cubitino ha buttato la fragola per terra e ha detto, Lio, abbassati. Pensavo che gli fosse caduta Chi è che si è fottuto la fragola? Non importa, tu Lio, abbassati, piegati e raccoglila, non preoccuparti. Aspetta, fammi rispondere a Andy. Il gioco PlayStation che vi ha cambiato la vita. No, A me Final Fantasy VII, ma vi dirò dopo il motivo. Ve lo dico dopo il motivo. Vabbè, se non avete risposta voi. Ma tu Lio avevi la PlayStation? Andy, tu intendi solamente penso che intende PlayStation 1, penso. No, ne ho 3, Yakuza, Red Dead Redemption e Mass Effect. Bene. Bellissimi, assolutamente. Vabbè, ma sì, no, il mio è stato il primo che mi ha cambiato la vita, che mi ha divertito. Quale? È stato Resistance Retribution per PSP, quello con le dato seconda guerra mondiale, dove praticamente doveva... Scusa, ma in Resistance non affronti gli alieni? Gli alieni, le chimere. Chimere. Poi c'era stato, vabbè, che fai la Macedonia? Ma Macedonia, quello è Macedonia. Allora, Mass Effect anche a me ha cambiato, perché Mass Effect è un gioco, probabilmente l'amore che ho io per le scelte di... Ti direi Tekken Dark Resurrection. Ah, proprio quello fra tutti i Tekken, quello che gli manca la trama su PSP, mannaggia. Gli manca la trama. Ma che cavolo stai a te? Ah no, non è allora scusa, nel 6 quello che gli hanno tolto la modalità trama, non è Dark Resurrection. Cavolo, Tekken Dark Resurrection c'è una delle trame più belle in assoluto. No, allora era il 6 che gli avevano tolto la modalità storia. C'è un gioco che l'avevano dovuto togliere perché non ci stava su UMD, che è quello della Sony, e molti si erano lamentati. Infatti hanno fatto la versione qua, c'è la versione su PS5 di quel gioco, però anche lì manca la trama, c'è solo scale. No, allora ti dico, in Tekken Dark Resurrection hanno due dei plot twist più belli in assoluto, ovvero il fatto che, come si chiama, il fatto che King, pur avendo la possibilità di far fuori Murdoch e di diventare e di vendicare Armor King, lui decide di non farlo perché forse lui aveva capito che non era cattivo Murdoch, non era cattivo. Poi Murdoch, però cavolo, Murdoch è stato fedente perché non è stato per schernirlo la maschera di Armor King. E sì, poi lì c'è l'altro plot twist col fatto che si viene a scoprire che Armor King ci avesse un fratello e che era uguale all'altro Armor King, e che questo qui odiasse sia Murdoch cosa. Bello sì, no, allora sì, no, purtroppo allora mi sa di no. Volevo dire io invece, attenzione, che succede qua? Che succede da dietro? Allora, dicevo, io dico Final Fantasy VII per una ragione che mi ha fatto cambiare la prospettiva su quanto può essere grande un videogioco. Io non ci arrivavo a pensare che tu puoi fare un gioco, che puoi andare ovunque, puoi esplorare posti immensi. Io pensavo che fosse tutto a Midgar. Quando poi esci da Midgar, che sei dentro una città, un quartiere, come gli altri giochi, trovi un mondo sconfinato. Per noi europei è stato incredibile, perché i giochi di ruolo non arrivavano prima. È stato emozionante. Altri giochi l'hanno fatto prima, ma qui in Europa non arrivavano. E perciò grande Final Fantasy VII per aver dimostrato quanto può essere grande un mondo di gioco. E molto prima che arrivassero i famosi open world, ma era già open world su tecnicamente. Attenzione, Nyreen, grande sorpresa, che fa? Nyreen. Di là? Che ci abbandona. Sì. Ci abbandona.
I need Bella- to figure bella- out what your plans were. Cioè, abbandonato. Dimmi Raffaele. I couldn't Come risk Tino. compromising our operation. No, stavo dicendo che come Tino ci ha proprio abbandonato. Ah, sì. Ciao Matteo, benvenuto. C'è una bellissima domanda di Andy Fire, se vuoi rispondere anche tu. Matteo, intanto leggo quelle di Andy. E poi chiediamo anche a Raffaele. I miei per Ciao, PS1 Matteo. sono Croc, PS2 Tomb Raider, PS3 God of War, PS4 The Division vabbè. e Titanfall 2, Vabbè, oltre a Fortnite, PSP. che Allora. sì, come sempre è il gioco preferito di Cometino. Appena comprato di Gli Overwatch. altri- Non posso mettere la pausa, vero? Fatti vedere una cosa, Matteo. Whatever you're here for, the answer Vedere is una no. cosa. No, Jack, altri due che ora mi vengono in mente sono God of War, Fantasma di Sparta, e God of War che era le lame del caos. Anch'io lo voglio prendere sto gioco, ma ho speso troppo sto Entrambe per PSP, entrambi per PSP, ma entrambi fantastici giochi. We're here to help. Se non mi sbaglio, Talk about it after we reach il your outpost. secondo, ovvero It's a le lame generous del offer. caos, se non mi sbaglio, Arya, ma did the potrei anche commander also sbagliarmi. speak for you? C'è la Not the scena, way quella I finale would con put it, but te that's the fratello idea. Vero Matteo, in non l'ho mai braccio, messo. cavolo. Sì, Quella quella scena è quella- bellissima, tutta- mamma mia, era bella quella scena del fratello, sì sì. Veramente bella. ogni volta la scena. Vabbè, God of War mi ha influenzato perché vedere la mitologia greca trattata così bene con rispetto. Cozzaglia, non era una cozzaglia, era trattata bene la mitologia greca. di God of Ma War, guarda, fatta ma bene. guarda che Istruttiva allora anche. ci sono veramente pochi giochi che il come si chiama? Che You noticed the biotic il grenades? che sanno rappresentare bene la mitologia. Certo, però God of War è uno dei migliori in quello, sì. perché lo fa proprio perfettamente. Uno è God of War a mani basse, uno è God of War. Un altro bello, sai qual è? Age of Mythology. Vabbè, vero. Age of Mythology è un altro ottimo gioco sulla cosa. Confermo. Perché lì cioè, ti mettono la meccanica, è come Black e White, come meccaniche, però con la possibilità di decidere tu se rendere felice o no il tuo popolo. Sì, è vero, questa cosa è vera. Bellissimo come potenziale. Comunque volevo dire una cosa, oddio, non so se dire se sia importante o meno, però volevo chiedere a Raffaele se ci sono dei giochi della PlayStation che ti hanno cambiato in positivo la vita, in positivo, positivo. Sì, l'ho capito. Ma diciamo che allora per PS1 ti dirò sicuramente FIFA 2000. È vero, bellissimo. Sì. Poi allora su PS2 ma diciamo FIFA 2005 è il mio preferito. Mamma mia. Grande. Vero, anche il E 2005-2006. non è che ricordo granché. E poi diciamo che su PS5 invece un gioco che mi ha veramente cambiato la vita è NBA 2K25. Ma quanto è bello NBA, è vero, anche a me è piaciuto tantissimo poter giocare le dinastie storiche, ma quanto è bello veramente. Esatto. Io giocare con i Bulls, non so te, ma io giocavo con i Bulls storici, veramente qualcosa che... Ci sta, per l'amor di Dio, certo. Diciamo che la mia squadra preferita NBA sono i Boston Celtics. Oh, ma bellissime anche quelle formazioni lì, ho ragione. Sì. Però ovviamente la leggenda rimane sempre uno solo. Michael Jordan, grande. Sì. E Kobe anche i Lakers. Raffaele, tu non so se hai visto su YouTube, hanno fatto Metal Gear Solid, capolavoro. Hanno fatto un video dove praticamente hanno swappato le carriere di Jordan con chi era Kobe Bryant, se non mi sbaglio. Però, e si era visto ma è iniziato un po' prima però Jordan. E si era visto Michael Jordan con la maglietta dei Lakers. Vabbè, ma quella era una possibilità perché lui poteva andare ovunque. E Kobe Bryant con la maglietta dei Chicago Bulls. E ti giuro fa strano. Fa strano. Cioè fa strano vedere come si chiama?
Michael Jordan con i Los Angeles Lakers e fare i suoi canestri con quella tipo di maglietta, o Kobe Bryant che faceva le sue però con la maglietta rossa dei era un po' impossibile. Jordan poteva fare le cose ai tempi di Kobe Bryant, ma Kobe Bryant non poteva perché ai tempi c'era la velocità in campo era limitata, quindi non avrebbero potuto, cioè limitata dalle strategie che ti buttavano giù, era permesso, l'avrebbero buttato giù, nel senso non poteva fare. Però se ce ne accorgiamo, Jack, a parte Jordan e Shaq O'Neal, sono tanti i grandi campioni del basket. Io adoro Larry Bird, parlando di Celtics. Bird, io dico come cosa ho detto, a parte Shaquille O'Neal e Michael Jordan, che sono gli unici due che attualmente hanno creato un proprio videogioco. Sai chi altro? Charles Barkley creato e Charles Barkley che hanno creato l'RPG. Ma perché scusami, c'è un videogioco di Michael Jordan, stai dicendo? Sì, se non mi sbaglio Michael Jordan dovrebbe avere un video, penso che sia il classico simulatore di pallacanestro. Non lo sapevo, sono ignorante su questo. Ora non mi ricordo bene. Non lo sapevo, però mi ricordo che mi c'era scuso, un videogioco su Michael Jordan. L'ultimo gioco è stato veramente tanto bello, quello di NBA, mamma mia, io quante ore che ci ho speso 200 ore. Invece l'ho dovuto disinstallare non perché ero stufo, perché non avevo più spazio libero sulla Play, ho dovuto disinstallarlo per quello, perché il problema è che pesa circa 100 e passa giga e penso che Raffaele sappia, che l'ha visto anche lui quanto pesa quel gioco. Purtroppo. Ciao Xinkai, ma Xinkai, oggi sono stato veramente stupido, sono venuto da te Xinkai, ho scritto, qui c'è Raffaele, sai che c'era Xinkai, sai che c'era, sono passato da te, ho scritto ciao e poi vado a leggere, ma oggi non ci sono, ho pensato Raffaele, un nome, una garanzia, un essere gran signore con il calcio come stile di vita. Per male, ma come si dice? Come si dice? Come si dice? Non ho capito. Come si dice a Napoli? Come si dice a Napoli? Sia una chiave che... io non voglio sentirlo dire da Raffaele con napoletano stretto. Detto da lui, secondo me viene meglio. Raffaele, dillo tu. Sì, io me ne intendo parecchio di aver letto napoletano. Sì. Dimmela tu, che tanto non è una parolaccia, si può dire. Ecco. Se una chiave che ha fatto. Vabbè, non è positiva. Sì, Lio è uno streamer. Di solito fa video dove praticamente entra in stanze e lui fa praticamente come si chiama urban, no, come si chiama? Vabbè, non mi viene in mente il nome, ha un nome, dove entra in stanze, sto raccontando cosa fa Lio nelle live, poi mi correggerai tu. Sto già facendo l'occhio lì. Vado a fare mi fai finire la frase, non è tipo Urban Discovery. Urban oh ragazzi, lo sapevo perché ho anche fatto una ce l'ho anch'io sulla punta della lingua sta parola. Vabbè, comunque fa Urban qualcosa, lui va nelle stanze piene di piovre. No, Urban Safari, quello è cosa, Nicola Balini. Aspetta, fammi dire, ti prego. Lio fa le live nelle stanze piene di piovre e le piovre iniziano ad attaccarlo con i tentacoli e lo beccano tipo negli occhi, nel naso. Ce l'ho sulla punta della lingua. E quindi in pratica lui, le sue live sono una prova di resistenza contro i tentacoli delle piovre. No, non è vera sta cosa, sto scherzando. Lio è un grande streamer, è un variety streamer, bravissimo. E anche soprattutto fa video anche. Come si chiama? Porco giù. Ma non va veramente a farsi attaccare dalle piovre. Urban? Cavolo, ce l'ho sulla punta della lingua. Anch'io, ti giuro, anch'io. È una roba tipo Discovery, ma non è Discovery, è tipo... No, non è Discovery. Lo so. Urban Explorer. Aspetta, vediamo se su YouTube trovo qualcosa. Rispondendo un attimo a Lio, purtroppo quel video di Michael Jordan che dicevi, purtroppo non l'ho visto, però magari me lo posso recuperare. Avevo trovato un video cosa sarebbe successo se Michael Jordan finiva dall'altra parte. È uno short. E allora magari me lo vedrò. Vabbè, ok, se sono short. Oddio, non lo dicevo. Sì, dei tentacoli, solo dei tentacoli, però se non sono tentacoli no, lui vuole i tentacoli, vuole finire a testare con mano i tentacoli delle piovre, vero Lio?
Stavo ascoltando i contenuti del tuo canale. È talmente preso da cercare sto video che non se ne accorge. Povero Dio. No, è che porco giorno mi viene. Cioè, ce l'ho proprio sulla punta della lingua. Sì, Fabio, sì. Vabbè, dai! Ognuno i suoi gusti. Cavolo, non mi viene in mente il nome. L'Urban. Passa una bella serata, bro. Grazie Indy, grazie di cuore. Domani vado avanti con Mass Effect. Jack, sai giocare al Mahjong su Yakuza? Io so fare il Mahjong solitario. Il Mahjong, quello... Mahjong? Che Mahjong? Maramayonki. Siamo lì. Il Mahjong lo so fare solo solitario. Quello che c'è lì non ci capisco nulla, così come non capisco l'altra roba che tipo non so se il Go, che è quella sorta di scacchi che c'hanno loro. Urbex, quell'altro mi diceva Urban. L'Urbex. Urban Legend. Non l'Urban. Urbex, sì. Ecco perché non mi veniva in mente. Sì, è Urbex. Vabbè, ma aspetta, vuol dire Urban Exploration. Ecco, avevo ragione io, era Urban Exploration accorciato Urbex. Era giusto, avevo ragione fin dall'inizio. Era da un quarto d'ora. Io vuol dire che avevo ragione e mi suonava strano perché dovevo accorciarlo. Ma perché noi lo chiamiamo sempre Urbex? Non lo mai chiamiamo. No, comunque sono negatissimo, Matteo. Io lì ci sono anche i tornei, i ranking. No, ma io non so che ci sono i trofei. Io, ma figurati se vado a platinare un Yakuza dove ci sono ste cose. Che poi devi diventare bravo, Ma te, Yakuza praticamente è GTA, ma ancora più rincoglionito di prima. In senso buono, in senso buono, perché noi amiamo quel gioco. In senso buono. Cioè, praticamente lì puoi menare chi vuoi. Sì, ma quello non c'è niente. Lì il tuo trofeo che dice lui, devi saper giocare bene a Mahjong. Contro la gente. Cioè, praticamente lo sai. Sì. Non è proprio bello farlo come un paragone. Praticamente è come Dead Rising. Ma perché? 4. Allora, un attimo, sono arrabbiato con Streamlabs. Allora, il messaggio che ha scritto lui è un messaggio bellissimo. E io lo leggo. Ho dovuto rinunciare a quel trofeo di Yakuza, una sorta di dama giapponese. Cioè, io non so cosa ha visto. Ah, sai che se lo scrivi così dicono che è un'offesa ai giapponesi, l'anti-giapponese, sta cosa. No, l'hanno detto americani in realtà. Sì. Ti spiego, lo so perché accorciare giapponese in quel modo, ma una volta mi hanno insultato anche a me su un canale, che anch'io lo dicevo così. Bisogna sempre dire JPN, ragazzi, ricordatevi che altrimenti fate arrabbiare qualche asiatico, ve lo assicuro, se scrivete quella parola lì, qualche asiatico poi mi insulta, perché bisogna scrivere JPN, ragazzi, lo so, perché altrimenti è molto... Poi se vuoi in privato ti spiego anche il motivo, ma non ho fatto io questa cosa, è una roba del correttore automatico, perché anch'io devi scrivere il doppiaggio e ho detto no, non dire quella parola, ma come? Ho messo il doppiaggio in giapponese, sì, ma non scrivono così, devi scrivere JPN. Non dire quella parola. No, ma per abbandonato per sempre. Lo so, mi hanno insultato anche per te, ma è offensivo. Ma che ne so, ragazzi, di come parlavano i soldati americani negli anni 40. Ma cosa ne so io di cosa dicevano i soldati americani? Ma scusa, perché dici giapponesi? Giapponesi va bene. E quella roba là è uno slang offensivo, perciò quanto pare. Perché? No, perché lo dicevano le persone al momento sbagliato. Non so, per loro era un insulto, insomma, sono cose che non si devono usare, diciamo, gli insulti sono sempre vietati, e quindi Streamlabs, nel caso che uno volesse usarlo in maniera... No, non era un colore, era un'abbreviazione della parola giapponese, non era un... solo che però purtroppo in un contesto storico è stata usata malissimo. Capito! Non c'entrava nulla con quello. Quella che inizia con la C finisce no! con la O. No, non diciamo, non tentare di indovinare. Adesso te lo spiego dopo, ma non adesso. Ho capito. Ma non hai capito pure. No, ma sì, infatti non è colpa tua, esatto. Vabbè che alcune volte... Vabbè, ma tutti quelli che protestano hanno dei problemi di compensazione, quelli che protestano sempre. Per insultare praticamente chi è appassionato della cultura giapponese. Quello è una cosa, sì, quello sono tante parole. Vabbè, ma ad esempio la parola otaku non è offensiva, otaku vuol solo dire molto appassionato. Non si può dire esatto, Xinka, esatto.
Esatto, non si può dire. Ma se tu vedi come chiamavano i tedeschi nelle commedie italiane anni 70... Aspetta, mi piace la frase detta da Fabio. Vabbè che ce l'hanno piccolo, mica è colpa mia. Appunto, non è colpa sua, è un dato di fatto che non è colpa sua se sono nati. In realtà Fabio adesso è colpa sua, adesso è colpa di Fabio se lo nascono. Poverino, non è colpa sua se nascono. No, dico Fabio si sta scoprendo che fanno concorrenza agli africani. Sì. E poi sai Xink, no, ma alcune, sì, veramente è cambiata la storia, non è vera sta cosa, ho letto delle robe fanno concorrenza agli africani, io ti dico. Io ho letto sta cosa, statistiche recenti della Corea del Sud, ho detto, non è possibile, ma siamo sicuri che non ho sbagliato l'azione? Sono dei dati, valori che non, fuori scala, diciamo, incredibili, quindi probabilmente era uno stereotipo sbagliato, come tutti. Singai, ora che ci sei, gameplay di cosa ti piscerai dalle risate, mi è capitato di tutto. Comunque Xinka, volevo dire una cosa, Guten Abend Xinka, è quasi sera, ormai si può dire. C'è un Atlas cattivissimo qua, perché li fanno così male questi Atlas? Sono proprio crudeli, sono più crudeli di Tiziano Crudeli quando il Milan perdeva. Ce ne vuole. Ma cosa è successo all'Atlas? Ma è caduto? È sprofonato in un baratro? È sparito dalla vista? Non c'è più, non è esploso. Presidente? Beh, sai perché, Xinka? Perché ho fatto un po' di basi, io so dire... Presidente? Aspetta, io so dire... Ich heiße Italianisch, aber ich spreche nicht Deutsch. Nick. Scusami. Sto parlando tedesco, è una delle mie tante lingue. Dico, non so se tu ti ricordi. Chiaro no. C'è un video che adesso sta girando molto su come si chiama? Su Instagram, sì. Dove si vede praticamente era una vecchia diretta televisiva in cui si vede un comico, penso che sia inglese o americano, non... Questo fa tutto, cioè parla tutto in tedesco, e a un certo punto dice una parola. Occhio. Era un modo di... No, non rischiamo l'argomento, perdonami. No, praticamente che fa Jack? Lo dice e tutto quanto, perché c'erano quasi persone altolocate tedesche. Vabbè, ho capito, ma in uno spettacolo comico ci sta un certo... ma è bello che questo qui dice solo una parola, rispondono, e questo rimane talmente sconvolto che a un certo punto stanno dal microfono con la mano sulla bocca, sì. Sconvolto, torna e fa in tedesco. Vedo che ci sono molti vecchi miei compagni camerati spaventati, perché però ripeto, Leo, chiudiamo il discorso, ti prego, per santa pazienza, chiudiamo il discorso prima che scoppi il finimondo, che non voglio finire a tirare in mezzo. Io voglio giocare a 6. Bravo. Singai, mi è successo di tutto, tra spaventi degni di Jack quando... Ma io non mi spavento mai, sinceramente. E io che tra spaventi... Ora non pensarci, le dico. Guarda, a me piace il tedesco, è una bellissima lingua. Guarda, difficile da pronunciare, molto difficile. Guarda, se riesco già domani mattina dovrei finirmi di montare i due, cioè il gameplay. Entro pomeriggio sono proprio dopo. Sì, la cosa che mi fa più impazzire, Xinkai, è che nel tedesco hai i casi sono una cosa incredibile, che se tu hai il caso nominativo, vabbè, quello più standard, mine, classico mine, mio, non so, mein Vater, mio padre, ein,
non dici più mine non è mio fratello, deve sapere, non ce la faccio. Comunque, se c'è un mio come accusativo, devi aggiungerci una N alla fine, diventa minen, non è più mine, è minen, se aggiungi un N alla fine. Ma io però se è femminile non cambia dire nulla. Una cosa, dimmi. Scusami se ti rompo, Nulla, non mi ma ricordati che c'era un libro discutibile che inizia con mine. Ma cosa c'entra? Mai vuol dire mio, è una parola normalissima. Esiste anche My Little Pony, sarà My Little Pony, My Klein Pony, non so, sarà My Klein Pony. Ho detto, c'è anche un libro molto discutibile. Ho capito, ma se hai detto che voglio evitare quell'argomento, facciamo finta che non esista. Jack sa parlare tedesco, lo spagnolo, il cinese no, il cinese non lo so parlare. Che cazzo, so solo dire ni hao, ni hao. Tedesco, lo spagnolo e cinese. Miau, so solo dire miau. Anch'io sono rimasto sconvolto perché non ho capito a giocare. So anche dire una parola in olandese che però è stupida. Ik ben een appel. Cos'è? Sono una mela. So anche dire che sono una mela in olandese. Perché mi dovevi fammi ricordare quel cavolo di coso? No, adesso mi è venuto in mente lingua olandese, sì, lo so. Io sono una mela. Io una Apple. Ik ben een appel. Io non sono una mela. Io quando Jack prova a evitare di dire no, io quando in siciliano fallisco miseramente. Adesso ragazzi vi do una lezione di siciliano, però devo googlare questa qua. Di imitare il dialetto siciliano. Non ci riuscirà mai. Xingai se la dovrebbe studiare, ma siccome è gnocco come il marmo, lui non se lo studierà mai. Allora, Lio, guarda, io ti rispondo così. Consolo come VK sempre cucuzza è. L'occhio rupatrun in grasso o cavallo, O picca basta, assai u vecchia, non so cosa sto dicendo qua. Un cavallo buono, si viri a corsa lunga. Va bene? Siete d'accordo? Mi hai appena dato del cavallo che dalla coscia lunga, va bene. Singai, come hai visto, non capisce neanche. Questo qui, non quittare un cane che dormi. Dormi. Praticamente non insultare un cane che dorme. Sì. No, questo qui non posso leggere, questo qui l'ho capito. C'è Raffaele che per non riderti in faccia no, perché la scusa maiolina forse è meglio che non leggo la frase. Dico, si è mutato Raffaele. Pensa poco se starà sentendo male dalle ride. C'è Xingai come ce la siamo persa. Ricordi che a casa capì quanto voli o patruni. È normale sta cosa. Per far contento, per par condicio, dai, andiamo anche a far contento Raffaele. Allora, un attimo. No, comunque sono qui, ragazzi, non ero mutato. Ma certo, Raffaele. No, senti... però penso che ti stavi sentendo male dalle risate. Raffaele, volevo dirti una cosa. Volevo dirti una cosa, Raffaele. A cuoppo cupo poco pepe cape, poco pepe capo a cuoppo cupo. Che sta dicendo? Lui capisce. Non capisce, io no. Ma che sta dicendo? A mattina è Pasca, Vespa fila a Mosca Naspa. Quando è Pasca Epifania, a Vespa Naspa e a Mosca fila. Il napoletano mi viene più facile, il siciliano. Raga, ma qualcuno per il check per fare... È completamente che mi vuole da Zelig a farmi prendere a colpi di pomodoro in faccia. No, ma non ti prendono a colpi di pomodoro, ma letteralmente ti pigliano a randellate sulle gengive con lì. Sì. Sì. Oh mamma, questo qui è allucinante. Ienno, venenno, mellune, cuglienno, addetno, chiume, cuglienno, mellune. È pazzesca. Che poi sarà megliune, non mellune. Pazzesca questa è folle. Vedi, ormai Xingai Rallerirà, carirà, la giarà. Vai su Zelig a fare sketch in Sicilia. Non penso che ritorno a casa vivo.
Singa, ma gli tirano le sediate appresso. Sì, le sedie sulla schiena e non le sedie le soft del wrestling, proprio le sedie vere, sedie plasticaccia che fa male, quelle che fanno male. Non le sedie soft del wrestling che si possono subire. I miei non me la farebbero passare liscia. Interessante la situazione qua. Disgustosamente fedeli. Cerca di ragionare nei... Dai. Sto aiutando Aria. Mi stai facendo schiattare, signore. Comunque il contrasto di accento fra Jack e Leo è il top della gamma, è vero, ma Leo è nato, cresciuto, confezionato in Sicilia, è come un arancino, buon Dio, dai, un arancino lui. Io sono una panissa, piemontese. Comprensibile, Dio. E pensa Fabio che io sono per mezzo siciliano. Chi? Quindi io mischio il siciliano. Visceresti come non mai. Si sbaglia di grosso, dice. Sta facendo il discorso. Momento magico. Vabbè, vedi che cosa la femmina più asciutta sul viso, la femmina di Turian, cioè, come che la dobbiamo... Nairin, la chiamo Nairin. Nairin. Dico, se vedi è più asciutta diversamente dai altri. Ma sì. Pazzi, censurano le cose. Guarda cosa... Già Waka mi ha sempre voluto dare un bacino a Garus, ma pure questa. Lei Garus è il Krogan, giusto? Quello no, là. Garus non è un Krogan, è un Turian. Krogan è un coso, l'altro. Vrex. Hai visto Vrex con quei cose? Con quella pittura alla... Sì, me lo ricordo. Adesso non c'è Vrex. E chi è quello con no, non c'è Vrex, no, sono tutti Turian questi, non c'è. Ah sì, c'è anche qualche Krogan, è vero. Vabbè, sono Krogan generici, non so chi sono. Krogan. Ancora Cerberus. Ha fatto arrabbiare. Lì poi la voce identica a un mio amico della provincia di Catania, non so di preciso il suo paese. Posso immaginare, ha l'accento da catanese lui. No, è giusto. Io non ho nessun accento regionale, anche perché me lo devono chiedere di che regione sei, non è una cosa che senti dalla voce, non ho pertinenze dialettali, quindi perciò se dicono io sono piemontese può essere neutrale la risposta degli altri. Ah sì, ti dico ah sì, non è che dico ah sì si sentiva, ma nessuno mi ha mai detto ah sì si sentiva, sei del Piemonte, non mi è mai stato detto perché non si nota, 0/0 solo. Allora, io intanto devo finire questa missione e vediamo che succede qua. Questi fanno i campi di forza e li passo dentro e glieli blocco. Campi di forza. Ok, mi fanno fare il potere. Tipo, è molto Jedi sta cosa, è molto Jedi, hanno il potere della forza. Hai una mossa che sembra veramente uscita dai Jedi, non dai Jedi. Come Tino che fine ha fatto invece? Era sparito all'improvviso, vero? Come Tino? Ricordi come Tino? Era sparito, ha detto torno subito. È sparito, si è dissolto nel magma cosmico. Il grande vuoto. Questo è vero, io sono stato più volte a Piedimonte, hanno tutti l'accento messinese. Mi stupisce che lì ho l'accento più della provincia di Catania che messinese. Ma tu non sei della zona di Messina, sei della zona di Catania? Quello di Messina, tu Dio. Aspetta, chi è che l'ha scritto? Sì, io che sono stato più volte a Piedimonte hanno tutti l'accento messinese. Mi stupisce che lì ho un accento più della provincia di Catania che messinese. Allora, Xinga, in realtà chiedete quelli di tu loro accento come da uscire.
Non ho capito se sei andato a scatti, Leo, sei andato molto a scatti, scusa. Ho detto, Xinga, in realtà sia quelli là di Piedimont che di cosa, di come si chiama, di Zaur hanno un coso tutto loro, un accento, un dialetto tutto loro, perché hanno l'accento stile rumeno, addirittura. Mentre quelli di Piedimonte hanno l'accento un pochino più dolce, e noi siamo nel nome, cioè siamo più metà Zaurdi e più metà normale. Zaurdi, che vuol dire? Zaurdi in italiano da praticamente proprio dei uomini di Neanderthal. Se non ne ho visti meno di sci-fi horror. Stranamente sono uno dei pochi a cui piace Jason X, quello nello spazio. Sono uno dei pochi a cui piace quel film di venerdì 13. Mi fa divertire tantissimo quel film. Lo adoro. Fabio, se parliamo di sci-fi horror ce ne sono un po'. Sì, ci sono tanti. Basti vedere ad esempio. Di solito sono più per lo slasher. Io adoro i film slasher che scappano dal mostro grande e grosso. Qual è il mio preferito? Dico, praticamente uno che mi viene in mente è tutta la serie di Sharknado. Sharknado è sci-fi? Beh sì, tecnicamente. Sì. Vabbè sì, uno squalo che... Vabbè, uno squalo che vola, sì. Che poi dicono che sta cosa non è possibile, però non è detto, cioè vabbè, in quel modo lì l'idea del tornado che tira gli squali a sé e li lancia praticamente è presa da un evento meteorologico che è successo, ovvero una tromba d'aria che aveva tirato su dei pesci, non sto scherzando, pesci e li ha fatti ricadere su una cittadina terra. Quindi sta cosa io l'ho sempre immaginata, però quali come l'hanno creata, che è perfetta, e poi è bello che ci becco cristiani, questi non c'hanno. Vabbè, ma loro sono stati loro ad ammettere che avevano pensato qualcosa di folle, volevano fare qualcosa di folle, ha funzionato, proprio perché folle ha avuto il successo che ha avuto. Mi sorprendeva che non avevi le 100 mesi, come ti ho detto, siamo praticamente invece. Che poi io a Piedimonte, lo sai che c'ho un amico che sta lì, non so se tu possibilmente tu lo conosci, perché se sei salito più di una volta a Piedimonte, ma perché deve conoscere il tuo amico? Possibilmente qualche volta guarda che un amico mio che abita proprio a Piedimonte ora sta fa l'attore nella serie di Don Matteo, sai? Cioè che io vado domani, grazie Matteo. Allora l'hai comprato The Order, quindi l'hai comprato, buona, sì, Sharknado trash, non considero neanche un horror, però vabbè, ma l'horror è tanto esteso. Ma allora cosa non è mai stato, fa più ridere che è stato sempre uno sci-fi. Sì, ma lui parlava dello sci-fi horror, infatti, non dello sci-fi generale, quello che si riferiva più allo sci-fi horror generale. Ma non solo, allora sì, Fabio, è trash, però è un trash. Che sia trash, è trash, appartiene alla categoria, non è un'offesa. Sì, ma non è quel trash, sai, quel trash offensivo. Offensivo no. Cioè, è un trash che però è godibile da vedere. Cioè, praticamente questi si sono creati sul loro universo, praticamente, andando a prendere l'unica creatura che sono, usando l'espressione, sono gli abbiamo buttato giù. Un attimo, Leo, siamo in scena, Leo. The Talons will join your cause. Someone's got to make sure you don't run roughshod over our people. You see, Shepard. Non sacrifico nessuno. Let me guess. She said I was predictable and therefore easy to manipulate. No, non l'ha detto. She said you were honorable.
Glad to see Animo she was nobile. right. Yeah, sure. Wonders never cease. One thing though. I'm in Vabbè, command partito over con my un people. bingo. This is not up for Lei debate. infatti poco quanto è Just tanto have facilmente them. manipolabile. No, Oh, no, è they'll be l'animo ready. nobile. Sto difendendo Arya io, Io difendo sempre Arya perché alla fine se è una missione, ci ha commissionato la missione lei, vogliamo più soldi, non importa i danni, le conseguenze, sono dettagli di poco conto, ma i soldi. Vabbè, che poi ce ne sono We're stati almost di there, molti Shepard. più trash. Basti The Talons will be the vedere frontline fodder. Now we just need to bring down the force cioè, fields to clear the way in to quale Aftermath. universo ti becchi dei Which will piranha release grandi Omega's civilians. Che film è? Cerberus will have a million Lindenberg. fires to put out. In one fell swoop, we'll have the people in the Come town. si chiama Si sto chiama film? Mega Piranha Jack. Praticamente Mega sono dei Piranha. piranha giganteschi come She wears her weakness on her chest. It would take more effort to stop Fa ridere già il nome. exploiting it. Poi Let's c'è hope she's up to the task. perché You il and I loro will have to primo keep her on film board. Now I'll be at the command Qual è? console plotting our next move. Giant Shark vs Mega Octopus. Ma lo E conosco c'era- quello, è famosissimo. E c'era cosa? No, era Mega Shark quando c'era Mega Shark. Octopus. Sì, esatto, Mega E Shark. quello là ti ricordi per due scene solamente, due. Per Lorenzo Lamas all'interno di quel cavolo di coso, di sottomarino, Che ci faceva e lui? per quella cavolo di scena dello squalo che si mangia il coso, l'aereo, e basta. Guarda che carino, c'è Arrot, si chiama. Mamma mia, lo ricordo veramente Hai visto che tantissimo quella scena. il film della Troma, la Troma è famosa per queste cose. No, io avevo letto un altro nome, Jack. No, lo so cosa hai letto te. Tranquillo, l'ho letto anch'io, ma non avevo letto te, poi letto. No, Fabio, ti giuro, mi hai fatto venire in fatto. Ora mi viene da ridere questa cazzarola. Vabbè, dai, ragazzi, quella casa la chiamano quella grandissima Troma, si chiama Troma, quella grandissima casa. Poi c'era e poi c'era Elena di Troma, sai. Quella forse no, Ma possiamo non immaginare P-Surf, certe parole? mamma mia, è vero. Tromeo e Juliet. Tromeo e Juliet. I have better things to Tromeo e do than Juliet. furniture. Tromeo e Juliet. Vabbè. E allora sicuro. Toxic Avenger è sicuro. famosissimo sto film. E allora sicuro Xingai che l'hai conosciuto di due amici miei, sicuro. Io ce l'ho una trama di un film che proporrei alla Mica, Troma, Forza ma da Gro. non posso. Forza da Gro adesso con l'acqua che c'è stata con Bari. Signor Arrot, che non è signor Ed. Pigliamo tutto, vai. Poi, perché si sono potenziati così? Ah, prendi. Aspetta, Fabio, ti dico un nome. Io sto nome, io sono sicuro che lo conoscerai perché sono sicuro che come me hai seguito Yodobi. La croce delle sette pietre. Non ho visto quello. Anzi, la croce dalle sette pietre. Ti dico solo sto titolo. C'ha un nome già stranissimo, potrebbe essere di più. Ti dico solo che questi hanno aggiunto I've located the source that's powering the Cerberus la... force fields. mi viene da ridere. Napoli, Shepard, take a look at Roma, sia The le cose general che ha is messo alla siphoning fine, power se from non one mi of my main sbaglio, reactors deep in the bowels of Milano. Omega's mind. Tutte vicine proprio. Unfortunately, access is cut off by the force fields themselves. Tutto per una cavolo di completely. croce There's an con open delle route through that pietre dark area, then up. e per un tizio che mi si trasformava in una versione It's been powered di down. Temu No force di fields un blocking. licantropo che era praticamente Find our way through the sta room and take that maschera elevator to the reactor's back sta door. maschera qui Good eyes, Shepard. Andranno a Catania. Not without me. Arya, my patrol. Penso che Forza Dacro sarà e sparito praticamente dall'altro versante Fabio. Didn't Arya tell you? Praticamente che No, fa? everyone was expected, but Questo c'ha sta maschera che sembra, posso dirla, una maschera da scambista con dei veri Sì, attaccati. non è una bella espressione, ma se è proprio quello. Non sapevo neanche che non fossero le maschere. Vedi l'immigrazione. Sì, Kai, volevo farti una domanda anche a te. Hai visto il messaggio di Andy? Quale gioco PlayStation ti ha cambiato la vita, se ce n'è uno, in positivo ovviamente, che ti ha aperto
al videogiochi, tipo, wow, proprio qualcosa tipo, sai, il meme del mind blow, che è quello che fa wow, con la bocca grande. Lupo Bannaro contro la... quella non la posso leggere in voce alta, però sì, la fiducia non conta, la fiducia non conta. Just as long as you obey my orders. Prima anni 80, sì, aveva messo di tutto. Go wait by the med bay now. Sì, e i paesi sul mare si sa che sono sempre a rischio, ovviamente. Shepard, I have last minute orders No, to dole ma out. allora I'll meet you there too. sì, no, ma poi il bello Fabio, cioè sabe proprio Details. We don't have time che to capisci waste. già a vedere Is there la something you want to situazione. talk about? Is your hatred for the general getting the best of you? È un I'd say it's bringing costume out the best in me. The man has turned a Omega into a molti prison and a launch pad foglie for di Cerberus fico, campaigns. ma Eh? tu non Oh mio Dio. dopo morto messo lì, ti dico solo questo. No. I won't bother you with more questions. All right, Voglio when you're sapere. ready, I'll meet you and Irene at No, the exit by the ma med il bay. bello è considerato ancora oggi uno dei film italiani più trash mai creati. Cioè nemmeno Manos Manos la mano, con la mano. Manos la mano Assassina di forse. corso lì, ora non mi ricordo, Shepard, era just a second. diventato così trash. Nemmeno I know Zombie time is 2 short, but I di was hoping we Fulci. could Zombie È 2 è un stato capolavoro, dicevi Zombie 3 al massimo, Zombie 2. Zombie 2 è un capolavoro. Poi c'è quell'altro Io Zombie 2 è uno dei migliori film horror della storia del cinema. Fidati, non è Zombie 2. Sì, ma stiamo It's not about parlando that. di un In film this situation, Arya's piano, ruthlessness isn't necessarily piano, evil. I di understand Fulci that. stiamo E parlando. Fulci è uno dei più grandi registi italiani, ovviamente. I'm not doing this for me. Uno dei migliori registi I'm della not doing it storia for Io Arya italiana. sono or sempre Cavolo, preparato La casa a là sul questo cimitero, un schifo. film E bellissimo. allora so tranquillamente Voglio che leggere- c'è To be their voice in all this. che era no, non era l'alba Forces are about di to do viventi, battle. però Them c'aveva caught un in the nome middle. simile, era italiano Just questo hope film. they Città can di down morti those force viventi. fields and go to war. Io If you can dico, keep the ma people in porco mind. di quel ciuda, ma Vabbè, ma c'erano nemmeno tanti di film che l'ABC parodizzavano. ma nemmeno l'ABC di fare i zombie. Impression of Petrovsky. Praticamente per far Perché devo fortuna leggere il gli hanno messaggio di Xinkai? letteralmente Because he's Dio. shrewd. When I was starting to gli organize hanno the talents, un attimo, the gli hanno Afghans said that letteralmente anyone who stepped appoggiato down la falce a few of my sul people surrendered. cozzo Sì, e He made good on his word. hanno fatto stile burro. lo so, fa schifo quella As scena, però near è as I famosa. could tell, No, basta Doesn't che l'hanno exactly tirata match poco the poco e muscle. quella gli salta la testa. Lo so. A lo so. casa mia, se tu Sì, vuoi ma tagliare io la le espressioni colorite, siamo in una live per tutte le fasce d'età, quindi I'll be ready. pazienza. gli dai un colpo secco e arrivederci. Sì, ma lì possiamo dire... Sì, Zombie 2 è bellissimo, Zombie 2 è bellissimo. Per me è uno dei film più belli horror. Comunque, Sinke dice... Gran Turismo, e grazie a questo gioco stupendo che io ho comprato una PlayStation mi sono passata ai giochi, alle auto e al rock. Quindi allora i videogiochi li vedo come banali. Sì. Quello di Fulci, sì. E invece Quello poi ho di capito, Fulci. grazie a quel fantastico Gran Turismo 1, che è bellissimo Gran Turismo 1, bellissimo, pazzesco. Il primo Gran Turismo è quello che ho giocato di più insieme al 2, poi ho giocato sempre di meno alla serie. Che però poi, scusami, Jack, All right. a casa mia uno zombie contro uno squalo. quella scena è zombie. metaforica, vuol dire che Lo l'evoluzione zombie continua. non fa una bella fine a casa mia. E invece ci sono due strati di lettura, perché uno, lo strato metafisico è che lo zombie è un'evoluzione che batte anche lo squalo, e due, che lo squalo di Spielberg che era il re degli oro, è stato superato nei film di zombie. Ma non mi, Quelli ma sono non due mi strati di lettura. interessa, non mi interessa. Addirittura. Io dico, a casa mia, Così tu, era il film. morto vivente, se non è che sei morto sott'acqua, se non sei morto sott'acqua e quindi sei entrato in contatto con le creature marine, con Vabbè, uno non ha le squalo, pinne, c'ha la bocca, non ha le pinne. Comunque, Sì, ripeto, ma con voglio uno dire, squalo se tu vedi non Crimson puoi Head, fare- dimmi. non puoi fargli niente, Jack. Cioè, tu, morto vivente, vieni divorato dallo squalo. Al massimo il squalo mi muore perché ha mangiato carne avariata, ma ci può stare. Te non mi puoi far morire uno squalo in quel modo A me è e piaciuto farmi troppo quella uscire scena. dall'acqua lo zombie come se
come se non gli fosse È successo simbolico, niente. è il simbolismo, è la metafora. Poi ovvio che Come nel film se- puoi far vincere chi vuoi, nel film puoi far vincere una zanzara contro un lupo mannaro, voglio dire, puoi fare quello che vuoi in un film, però è il simbolismo che è bello, è l'evoluzione. Ma l'evoluzione. me l'hanno fatto uscire come se fosse David Hasselhoff in Baywatch. Ho capito, ma ascoltami, sì, faceva un po' più schifo di David Hasselhoff. Vabbè, comunque sia. Il punto è che immagina un uomo cosa potrebbe fare senza limiti, senza barriere, senza blocchi. Lo zombie Lo è so. l'uomo Lo libero, so. è l'Ubermensch. È l'uomo, Lo so. è il super lo uomo so. lo zombie. E Ma quello c'è è bellissima una l'idea. cosa, c'è una cosa, Jack. Gattina. A parte che so che fa poco chiuderai così. Ma già per logica, lo zombie appena già entra in acqua perde quello che è il suo potere, perché non ha nessun posto dove camminare, a parte i fondali marini, che nemmeno i cose. Poi c'è magari la pressione atmosferica, quindi un corpo come quello appena atmosferica mi esplode come i petardi a Capodanno, quindi No, Xinkai non dovrebbe succedere la cosa dell'aumento. No, ma che ho io non ho toccato niente. Ho avuto anzi una cosa che mi diceva che avevo per 90 giorni avevo perfino un blocco, però non lo so. aspetta, Xingai, guarda che sono aumentate le pubblicità. Ma non solo da me, spero non solo da me. Molti youtuber ne stanno parlando. Dice ma non è colpa mia. Infatti dicevo, ma io cosa ho fatto di male? Io non ho toccato niente a nessuno. Ogni 5-10 minuti. Poi ha così tante. A me sul cellulare non ne arriva una. Ecco qua. No, Xinkai, no, non ho toccato nulla, davvero, non ho toccato nulla. L'unica cosa, Xinkai, che posso dirti, e adesso lo posso dire, che per 90 giorni, per colpa di... È presente la classificazione dei giochi? Avevo detto che i video di Yakuza erano per tutti, perché i video di Yakuza spesso sono divertenti, allegri. Visto che ho fatto 3 video, erano considerati, mi hanno detto che praticamente non avevo più il diritto ad avere pubblicità. Quindi per 90 giorni sono stato penalizzato io, perché dicono che non ho fatto un controllo corretto. Avrei dovuto dire che i video di Yakuza sono estremi, pieni di roba orrenda, ragazzi. È un video dove vanno a cantare al karaoke e iniziano a fare battute. È un video dove piange, dove ti commuovi, dove pensi bacca mitai. Ragazzi, no, Yakuza non è un gioco, non è violento, non c'è neanche un filino di sangue. Mi devi fare un favore, te lo dico da sì, amico. giuro, Xinkai, è tutto vero, io non giuro mai, ma giuro solo la verità. Per colpa di quel video lì. E poi avevo pubblicato il finale di Mafia 3, il finale di Mafia 3, non so cosa aveva che non andava, perché tecnicamente vedi è il finale buono, dove c'è lui che se ne va dalla città, e lì siamo tutti felici e contenti, non ammazza neanche nessuno dei suoi. Se ne va! Ma Jack, tu mi devi fare un favore. Per favore, non ti mettere a cantare Gamitaia, per favore. Che cosa? Non ti mettere a cantare Gamitaia a sto momento, per... Ma non figurati, ho la voce melodica, ma non... Allora, comunque ripeto, assurdo, perciò io veramente non ho fatto nulla, cioè veramente, ripeto, non ho modificato pubblicità, ma ragazzi, ma io figurati, poi io sono sempre stato anti, non sono contro l'avidità e le cose varie. Guarda, io vorrei il divertimento, tipo il maltempo Mumu, però se mi confermi che è una cosa che è successa su YouTube, cioè, anche io vedo su tanti canali che vado sono aumentate pubblicità, è vera sta cosa, quando uso il cellulare è una cosa, lo sempre anch'io, però è nuova sta cosa per me. Tu non c'entri niente, sta cosa l'hanno messa con tutti i aggiornamenti. Sì, ma io non ho toccato niente. L'unica cosa è che mi era finito sto blocco. Poi non so se dopo sto blocco, adesso che mi è scaduto, proprio ieri è scaduto il blocco. Quindi vuol dire che tecnicamente ora YouTube, se prima sul mio canale non dava questo aumento vuol dire che lo dà anche qua. Perché a quanto pare è una cosa normale, il mio canale non era considerato normale a causa della mia cattiveria nel non classificare 18+, Yakuza 0, un gioco cattivissimo proprio. Per favore, un gioco divertentissimo, non è un... E poi soprattutto il modo in cui lo porti conta di più del gioco stesso. Se tu un gioco lo porti delicato, che tu chiami in caso di difficoltà, tu chiami la leggenda che ti censura
il nostro Catone lo faccio lavorare non perché è cattivo, Catone lo faccio lavorare perché lui censura ogni cosa che non va, che è troppo estrema per YouTube. C'è Catone davanti che ti dice no. Ma perché mi è capitato ora sulla schermata principale di vedere Catone? Mi è capitato Madre Teresa con Battle della storia. No, se vai a scatti lì, io non ho capito. Madre Teresa ho detto Madre Teresa contro Sigmund Freud, battaglia epica della storia. Ma perché? Perché mi deve capitare Madre Teresa che dice Sigmund Freud? Perché? Ma Sigmund Freud sarebbe interessante, guarda, perché lui Sigmund Freud, ma non che io supporto le teorie di Freud, perché Freud per me era eccessivo, ma ripeto ragazzi, il mio canale assolutamente ci penso io a censurare le cose estreme, c'è Catone, non io, Catone, Marco Porcio Catone, che già con quel nome lì sai già che puoi fidarti di Catone. Trust Catone, please. Vabbè ragazzi, io raga, per Need for Speed. Vuoi propormi Need for Speed? Quale? Io ce n'ho uno solo installato al momento di Need for Speed, però li ho tutti tecnicamente. Quale Raffaele? Quale Need for Speed? Ce ne sono tanti. Diciamo che a me così mi è venuto a caso uno pure su PS2. PS2, ci sono gli underground, c'è il modo di bloccare le musiche perché il mio programma. Sì, va bene. PS2 non ho problemi assolutamente, qua ne ho un bel po'. Guarda quanti Need for Speed ci sono su PlayStation. Che ho installato, fa vedere cosa. Ho installato Hot Pursuit Remastered, però devi dirmi Xinca se è valida la remastered di Hot Pursuit. Lei è l'esperta. Guarda Xinca, l'ultima volta che ho giocato un Need for Speed era l'Hit e mi andavo a schiantare da far schifo, però cavolo, ma perché gli danno un voto così basso? L'originale Need for Speed era bellissimo, l'Hot Pursuit era veramente un giocone. A me così proprio di botto mi è venuto in mente questa cosa ripensando pure a Racing che ha detto ha giudicato, me lo segno nella lista delle cose da portare, va bene. Grazie Raffaele. Passo ai saluti, vi dico cosa porto domani, così sapete, siete ben informati. Domani ragazzi, scusatemi, mi sono risentato per la gatta. Domani ragazzi mi porto il buon Tomb Raider Anniversary, siamo a metà gioco. Domani si va in Egitto, come direbbe Ronnie James Dio, the chains are on, perché ha fatto la canzone Egypt, fra parentesi le catene sono attive, quindi le chains are on. Insomma è una bella canzone. Comunque quindi domani si va in Egitto, che è uno dei miei posti preferiti, l'antico Egitto, e l'ultima zona sarà una delle mie fan favorite di sempre, perché ci porterà non lo voglio dire, non voglio farvi spoiler, perciò domani facciamo l'Egitto. Raffaele, Jack con le auto non è Panzer. No, io no, ma Panzer è bravo, Panzer è bravo, Xinca è brava, Gigio è bravo, io sono un disastro. No vabbè, ma si sa comunque che Panzer è veramente una cosa fenomenale come macchina, e questo lo sa benissimo, per l'amor di Dio. È bravissimo, sì, assolutamente. Io purtroppo... Infatti un grande saluto a Panzer. Salutiamo anche lui. Va bene ragazzi, vado in chiusura, grazie Raffaele, ovviamente come sempre, grazie Lio. E veramente buona serata a tutti. Grazie. E alla prossima. Ringrazio il mitico Cometino che è passato per qualche minuto a tenerci compagnia, che si è visto la mia live sulla TV, poi vabbè, i suoi impegni. Grazie di cuore, grazie, guarda che bella gatta non reale, questa qui che vedete qua, perché questi colori qua non penso che sia reale, questa gatta qua. Vabbè, vi saluto, grazie, buona serata a tutti. Grazie Xinca che sei passata anche nonostante gli impegni, grazie di cuore, veramente, mi ha fatto veramente piacere vederti, non me l'aspettavo perché sapevo che oggi avevo visto che non eri impegnatissimo, quindi grazie.